Allora direi che possiamo accomodarci e iniziare. Sì, aspetta un momento, se no cominciamo. No, aspettiamo 5 minuti, la vice. Per chiedere agli altri, Ma lei le interrogazioni e comunicazioni? ma le interrogazioni, lei parti con l'appello, che Sì. interrogazioni fate arrivare anche le comunicazioni. Sì. Comunicazioni, sì. Allora direi di iniziare questo Consiglio Comunale del 13 ottobre, quindi saluto i consiglieri, buonasera, anche il pubblico presente e il pubblico che ci segue da casa. Ci sono 5 punti all'ordine del giorno, iniziamo con l'appello. La parola al segretario Vittorino Spessotto, prego. Buonasera. Bassetto Paolo. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Dareggia Antonio. Darcie Caterina. De Bastiani Alessandro. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe assente giustificato. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Saracino Matteo. Sonego Elisa. Tocchet Silvano. Presente. Tonon Roberto. Bene, 3 assenti. 13 presenti. 13 presenti, 3 assenti. No, come 14? 17. L'ho sbagliato a contare io. Sono 14. 14. Chiedo scusa. 14 presenti e 3 assenti. Gli scrutatori, Dus, Darcier, Posocco, hanno accettato. Allora, comunicazioni del sindaco, poi è stato deciso in riunione dei capigruppo di spostare i punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno subito dopo le comunicazioni, quindi ci saranno le 2 interrogazioni e risposta orale, la mozione dei consiglieri Posocco, Sant'Antonio e Fasan e poi il DUP, il documento unico di programmazione. A proposito delle comunicazioni, alcune le do io personalmente. Allora, mercoledì 26 ottobre, anche se in ordine cronologico verrebbe dopo, alle ore 21 al Teatro da Ponte uno spettacolo teatrale promosso dalla Consulta dell'Associazionismo e dal Comune di Vittorio Veneto, uno spettacolo di clown per raccolta fondi a favore del Palafender. Lunedì 24 ottobre e fino al 23 novembre mostra atti e documenti della nostra storia, mostra dei documenti storici e amministrativi che raccontano la storia della nascita della città di Vittorio Veneto. Inoltre il 24 ottobre ci sarà una commemorazione importante in occasione di una delle date significative della storica unione tra Ceneda e Serravalle di 150 anni fa, precisamente la ricorrenza della convocazione congiunta dei 2 consigli comunali di Ceneda e Serravalle il 24 ottobre del 1866. Le date principali del processo di unificazione sono riferite al 1866, il 25 settembre, data nella quale i consigli di Ceneda e Serravalle hanno deliberato di fondersi in un unico comune, il 27 settembre, quando il podestà di Ceneda Francesco Rossi e il podestà di Serravalle Silvio Citolini hanno firmato il decreto di fusione delle 2 municipalità, che poi è stato autorizzato dal commissario del Re. Il 24 ottobre per l'appunto i 2 consigli di Ceneda e Serravalle vengono convocati congiuntamente per la prima volta. Il 15 novembre viene invitato il Re a porre la prima pietra
del nuovo edificio municipale, e il 22 novembre viene emanato il regio decreto che autorizza il novello comune a prendere il nome di Vittorio. La cerimonia si svolgerà nella sala consigliare del vecchio municipio. Saranno invitati gli ex sindaci della città e i membri della commissione per il 150°. Naturalmente è richiesta la partecipazione di tutti i consiglieri comunali. Poi altre comunicazioni da parte del sindaco. Prego. Grazie Presidente, buonasera. Comunico che in data odierna è stata firmata l'ordinanza per l'elezione dei consiglieri quartieri, l'indizione delle consultazioni elettorali, attesa la impossibilità di abbinare questa consultazione elettorale con altre di livello nazionale e locale, poiché non sono giunte in maniera esplicita le autorizzazioni. È stato deciso di dare attuazione al regolamento dei consigli di quartiere indicendo le votazioni dal 28 novembre al 4 dicembre 2016 presso questa sala, quindi tutti i giorni dal lunedì a domenica dalle 8:30 alle 12:30. Sarà possibile proporre la propria candidatura, che ovviamente è incompatibile con quella di consigliere comunale e membro della Giunta, dal 24 al 28 ottobre presso l'Ufficio Servizi Demografici, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11, martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Mentre invece per proporre la propria disponibilità quale membro del Presidente o scrutatore, si può fare presso o personalmente presso l'ufficio protocollo o inviando a mezzo posta elettronica la propria dichiarazione di disponibilità con un allegato, un documento di validità entro il 18 novembre. Potranno votare, sono considerati elettori coloro che alla data del 27 novembre 2016, quindi il giorno prima, risultano cittadini italiani maggiorenni residenti a Vittorio Veneto, cittadini dell'Unione Europea maggiorenni residenti a Vittorio Veneto da almeno 3 anni, cittadini extracomunitari maggiorenni residenti a Vittorio Veneto da almeno 5 anni, in ossequio a quanto previsto dal regolamento approvato da questo Consiglio Comunale. Ricordo anche che è possibile apporre sulla scheda fino a 2 preferenze, ovviamente con l'alternanza di genere. Qualora invece fossero di un unico genere, la seconda sarà considerata nulla. Le candidature devono essere almeno 10, perché sennò ovviamente, come previsto dal regolamento, non si farà luogo alla votazione per quel quartiere, e i nomi verranno messi in stretto ordine alfabetico. Qualora ci sia eventuale stesso cognome, bisogna mettere ovviamente nella scheda anche il nome per poter capire a chi viene attribuita la preferenza. Grazie. Assessore Denardi, credo. Buonasera a tutti. Presso il Fab Lab del Palazzo Poste alle ore 15 di questo sabato si terrà un incontro Digital Storytelling, un nuovo modo di raccontare, che è l'evento di lancio del progetto Tra l'immagine e l'immaginario la città cantiere si racconta. Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto attraverso il bando Fotogrammi Veneti, prevede l'individuazione di un gruppo di 15 giovani con competenze multidisciplinari, ai quali a seguito di una selezione verrà assegnato il compito di raccontare le iniziative del progetto Giovani di Vittorio Veneto attraverso lo strumento del cosiddetto storytelling. Ai giovani selezionati avranno prima la possibilità di partecipare a un corso di formazione completamente gratuito e successivamente verranno incaricati di realizzare dei racconti digitali. Gli aspiranti digital storytellers dovranno avere fra i 16 e i 30 anni, essere appassionati di video, fotografia, illustrazione, programmazione, comunicazione, social media e scrittura, e dovranno far pervenire entro il 23 di ottobre all'Informa Giovani di Vittorio Veneto il proprio curriculum appunto finalizzato alla selezione. Vi sono al momento 5
pratiche di contributi presso i servizi sociali aperti, quella relativa al sostegno all'inclusione attiva, che è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni disagiate, con presenza di almeno un componente minore di età o disabile o di una donna in stato di gravidanza accertata. Il bonus famiglia, che è un contributo regionale una tantum che prevede un sostegno economico a favore delle famiglie con parti trigemellari o con un numero di figli pari o superiore a 4, e il contributo regionale a sostegno delle famiglie monoparentali dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, la compensazione della spesa per il servizio idrico integrato a favore degli utenti in disagio economico e la compensazione della spesa del servizio di gestione dei rifiuti urbani sempre per utenze domestiche di cittadini con disagio economico. Per tutti questi benefici è necessaria la presentazione dell'ISEE e basta rivolgersi ai servizi sociali per ulteriori informazioni e per presentare le relative domande. Da ultimo, per quanto riguarda le attività relative al centenario della Grande Guerra, giovedì 20 ottobre presso il Museo della Battaglia verrà presentato il libro del professor Ceschin, Piave, ultimo fronte della Grande Guerra, storia del fiume da Spresiano a Fossalta di Portogruaro. Sabato 22 ottobre, sempre al Museo della Battaglia, alle ore 20:30, ci sarà invece uno spettacolo Tenente Giovanni canta che ti passa, per la regia di Francesco Quarta, con monologhi di Andrea Fontanelli, il baritono Andrea Furlan e al pianoforte Romina Modolo. Mentre dal 27 ottobre fino all'8 novembre, in orario del museo, con inaugurazione giovedì 28 ottobre alle ore 18:15, sarà possibile visitare la mostra nella chiesetta di San Paoletto, la prima guerra mondiale nelle regioni del Triveneto, con le tavole di Achille Beltrame che narrano la grande guerra vissuta nei territori del Triveneto, realizzata grazie all'Associazione Nazionale del Nastro Verde. Il 28 ottobre alle 20:30, sempre all'Aula Civica del Museo della Battaglia, con la presenza del professor Ernesto Galli della Loggia dell'Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, ci sarà invece la conferenza Senza la guerra, che fa parte del programma che il Comune di Vittorio Veneto cura insieme all'Associazione Istoria di Pordenone. Grazie. Passiamo allora al secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione a risposta orale a firma del consigliere Fasan, migranti a Vittorio Veneto, chiarimenti. La parola al consigliere Fasan. Bene, grazie Presidente. Egregio Sindaco Tonon. Con la presente interrogazione sono per l'ennesima volta in questo Consiglio a sollecitare l'amministrazione affinché nella nostra città, nella gestione dell'ospitalità dei migranti, siano da tutti rispettate le regole dell'accoglienza stabilite dalla Prefettura e siano rispettate le norme edilizie e sanitarie come è d'obbligo per tutti i residenti. Per prima cosa non si capisce come il limite indicato dal governo di un migrante ogni 400 residenti, limite ricordato recentemente sui quotidiani anche da un esponente della maggioranza, sia superato di almeno 4 volte nella nostra città. Non si capisce inoltre come mai su 230 clandestini attualmente ospiti a Vittorio Veneto, li definisco clandestini perché ricordo che solo 17 su quasi 500 hanno avuto lo stato di rifugiato per motivi umanitari e nessuno per motivi politici, 200 siano relegati in Valle Appesina nella parte nord della città, dal CEIS all'Hotel Winkler, ai quali andrà a breve aggiunta una nuova sede in località Negrisiola, dove sono in corso preparative di pulizia di un immobile e di un'area abbandonata da 20 anni. Non conosco le strategie della maggioranza, ma credo sia un disegno per non disturbare la quotidianità degli elettori. Se sia un piano vincente lo sapremo solo alle prossime elezioni. Nel frattempo possiamo solo ricordare ai nostri concittadini come questa invasione di clandestini è frutto merito dell'attuale maggioranza. In un quartiere che ha già notevoli problemi di integrazione con numerosi migranti residenti da anni e mai inseriti nel tessuto sociale, anzi i principali fattori di degrado di borghi periferici abbandonati, con l'apertura della nuova struttura l'attuale amministrazione, con la notevole lungimiranza che la contraddistingue,
non si cura di portare ulteriore degrado, lasciando ai pochi anziani residenti il compito di convivere quotidianamente con questa indesiderata realtà sociale. Non si capisce inoltre come possa essere disattesa la regola indicata dalla Prefettura che gli ospiti delle strutture di accoglienza si devono ritirare dalle ore 20 alle ore 8. A tutte le ore del giorno e della notte, a piedi o in bicicletta, da soli o a piccoli gruppi, ma spesso noto con preoccupazione anche a gruppi numerosi, con il loro mancabile telefonino non fanno mancare la loro indisponente presenza agli automobilisti. Palesando la loro poco corretta educazione stradale con atteggiamenti che fanno presumere l'inconfessabile volontà di farsi investire magari per cogliere il premio assicurativo, scorazzano sui marciapiedi sotto i portici con le loro biciclette, mettendo in pericolo la sicurezza di coloro che usano gli spazi pedonali in modo appropriato. I nostri concittadini pensano inoltre che tutte quelle biciclette non possano avere una provenienza legale. La polizia locale si è mai preoccupata di verificare la provenienza. Nella mia indagine personale, in un paio di negozi che vendono biciclette, nessuna bicicletta è stata acquistata da migranti, quindi o sono state regalate e sono di provenienza furtiva, magari da altri comuni così da non poter essere riconosciute. Inoltre, a 2 anni, in varie interrogazioni chieste inutilmente all'amministrazione sia gli edifici del CEIS e dell'Hotel Winkler soddisfacessero le norme in termini di agibilità, di autorizzazioni sanitarie e di vigili del fuoco. A mia precisa domanda sui cambi di destinazione d'uso non ho avuto risposta, mentre il sindaco ha cercato di sanare la situazione dichiarando che in caso di emergenza si possono bypassare le regole, con buona pace dei nostri concittadini ligi a tutto, le tasse, le regole, i baselli, eccetera. Sono passati 2 anni e a mio parere più che un'emergenza credo si possa parlare di favorire certi privati a danno delle casse comunali, cosa che preannuncio la minoranza prossimamente valuterà nelle sedi competenti. Credo anche che la pazienza dei vittoriesi cominci ad essere colma e non tarderà il giorno che qualche concittadino si presenterà in municipio chiedendo con forza lo stesso trattamento riservato a questi clandestini, richiesta che troverà senza dubbio l'appoggio della minoranza, secondo il principio che tutti i cittadini devono essere trattati allo stesso modo, anzi in ogni caso vengono prima i vittoriesi. Da ultimo voglio che l'amministrazione chiarisca una volta per tutte quale sia la capacità ricettiva del CEIS. Mentre nel novembre 2014 l'URSS raccomanda un'accoglienza non superiore a 110 ospiti, prefigurando possibili epidemie di scabbio o di tubercolosi, e non essendomi giunta notizia che tale documento sia stato superato da altro documento che ne modifichi la capacità ricettiva, chiedo come mai in Consiglio l'assessore di riferimento ha dichiarato che vi sono ospitati 130 clandestini, disattendendo le indicazioni dell'URSS, mentre di questi giorni il posizionamento di 2 strutture negli spazi del CEIS atti ad ospitare un ulteriore numero, al momento imprecisato ma sicuramente notevole. È un ulteriore favore alla cooperativa Integra che negli ultimi 2 anni si è portata a casa più di 3 milioni e mezzo di euro. Grazie. Risponde il sindaco Roberto Tonon. L'ingente consistenza del numero dei migranti in quest'epoca è a tutti nota. La concentrazione di buona parte di quelli assegnati alla provincia di Treviso, in alcuni comuni, e a Vittorio Veneto, è una situazione da me rilevata in più sedi, istituzionali e non. Lei, consigliere Fasan, ben sa che la collocazione dei cittadini stranieri richiedenti asilo, in un luogo piuttosto che in un altro, non è decisa dal Comune. Quindi non si capisce perché si ostini a chiedere al Comune risposte in tal senso e non si rivolga direttamente all'istituzione che si occupa della questione. Il Comune, come già detto, monitora costantemente la situazione, ma non ha la gestione diretta della vicenda, come certamente ha avuto modo di confermarle anche la situazione che attualmente vive il Comune di Oderzo, con 280 richiedenti asilo ospitati all'ex caserma Zanusso. Sarebbe onestamente fuorviante replicare le sue numerose insinuazioni che mirano, come da sua ormai consolidata abitudine, solo a disorientare e a creare confusione. Approfitto incidentalmente per segnalarle che i rapporti con la cooperativa Integra sono ottenuti dalla Prefettura, per cui le relative insinuazioni per non meglio da lei precisati favori sono da lei state fatte non nei confronti di questa amministrazione, ma della Prefettura.
Per rimanere coi piedi per terra e affrontare con serietà un argomento tanto complesso, invece, è utile confermare anche al pubblico che ci segue che, sulla base di informazioni assunte tramite la polizia locale, si può effettivamente ritenere che le biciclette che i giovani utilizzano siano state loro regalate da chi tra i cittadini sta sperimentando forme di inclusione sociale certamente difficili, ma alle quali la società civile non può rinunciare a priori. Nel merito edilizio, certo, questa sì competenza comunale, non è vero che non ha avuto alcuna risposta, forse non ha avuto la risposta che si aspettava. I locali del CEIS in via Mazzini sono da sempre una residenza collettiva, prima convento, poi convitto. L'edificio situato in via Marconi è stato costruito per essere un orfanatrofio e quindi una residenza speciale. È vero che negli anni 90 è stato utilizzato come scuola e l'allora dirigente comunale ne ha attestato l'agibilità anche a tal fine, ma è rimasto quello che era. All'interno del fabbricato di recente sono state realizzate delle opere di manutenzione straordinaria per adeguare i servizi igienici che c'erano. Il Comune è intervenuto sanzionando come previsto dalla legge. Appresa la notizia dei potenziali rischi di carattere igienico-sanitario, nel corso del mese di agosto, di nuovo il Comune è intervenuto con una ordinanza, la numero 192, imponendo l'adeguamento della dotazione di servizi. Come le è già stato detto nell'ottobre del 2015, quasi un anno fa, quelle che lei chiama epidemie di scabbia e tubercolosi, attribuendo tali affermazioni all'ULSS, sono stati in realtà alcuni casi isolati, immediatamente individuati e curati dall'autorità sanitaria. Devo pensare che il persistere nell'uso di toni così epicamente drammatici, diffondendo informazioni volutamente esasperate ed esagerate a corpo strumentale, serva a fare demagogia e cattiva politica impedendo di affrontare seriamente un argomento tanto complesso e delicato? In tutte le iniziative intraprese il Comune ha, come sempre, interloquito con le altre autorità tecniche competenti, ULSS in primis. Ricordo infatti che per un'amministrazione che opera nei limiti della legge basa le sue decisioni non sul me par mille così secondo me, ma su basi tecniche e scientifiche. Da assicuratore temo di dovermi astenere dal sostenere se risponda a verità o meno la sua valutazione sulla volontà di alcuni di loro di farsi investire mentre circolano in bicicletta. Non vorrei mi accusasse di avere un personale interesse in materia. Credo comunque di poter interpretare la sua affermazione nel senso di sollecitare una maggior sensibilizzazione di tutti, giovani e meno giovani, sul tema della sicurezza stradale e in questo mi trova concorde. La polizia locale sta comunque cercando di contrastare il fenomeno della circolazione irrispettosa delle norme da parte dei velocipedi e in ciò ha riscontrato che purtroppo tale mancanza di rispetto è imputabile anche ad altre fasce della popolazione. Quanto agli orari di uscita, come già riferitole, la situazione è già stata segnalata alla Prefettura e alle forze dell'ordine, che anche molto recentemente hanno ribadito di mantenere alta l'attenzione sul tema. Ad ogni buon conto la ammiro per riuscire a riconoscere a prima vista ogni richiedente asilo dimorante in città. Consigliere Fasan, sa che a lei spetta esprimere o meno la soddisfazione indicandone i motivi. Basta? No, indicandone i motivi. Ha la facoltà di Sai che farlo. ormai stringi, basta un segno. No, chissà perché quando parlava il sindaco pensavo a Ponzio Pilato e non casualmente. Guardi, ha detto delle cose che non condivido e comunque la mia interrogazione è fondata su dati ben precisi e non su me par, me piace. Sabato scorso a mezzanotte, no l'ultimo, ma sono passato fuori del CEIS, se ascolta può anche capire le mie preoccupazioni. Non per disturbarla, ma Dimmi. allora, indicando i motivi o meno di soddisfazione, ma sì. nel merito della risposta. Sì, posso chiarire anche la mia posizione. Passando fuori del CEIS a mezzanotte, sul parcheggio esterno c'erano 5 biciclette. Alle 8 di mattina sono ripassato a controllare, c'erano 12 biciclette, quelle regalate.
Vuol dire che dalla mezzanotte alle 8 di mattina sono rientrati 7 biciclettisti, chiamiamoli così, no? No, ciclisti. Consigliere, Comunque, guardi, se ne assumerà responsabilità nei confronti della popolazione. Io faccio consigliere, con le mie poche forze il mio dovere di sollecitare l'amministrazione. Renderà conto qualcuno se succederà qualcosa, la ringrazio. Consigliere Fasan, mi permetto, allora, nell'interrogazione lei ha 5 minuti per illustrare l'interrogazione. Allora, secondo me, invece di leggerla, queste considerazioni poteva farle prima, nessuno le impedisce di farlo. Ok, passiamo all'interrogazione, punto numero 5 all'ordine del giorno. L'interrogazione risposta orale, sempre la parola al consigliere Fasan. Ecco, ripeto, ma è un'opinione mia personale, però direi che per spiegare il testo dell'interrogazione non occorre leggerla tutta perché è molto chiara. Comunque le do la parola per spiegare e illustrare l'interrogazione stessa. Lei, Presidente, faccia bene il suo lavoro, che io cerco di fare nel mio piccolo il mio lavoro. Come vede, preparo 2 interrogazioni perché dopo 2 mesi e mezzo che non ci vediamo dovrebbero essere meno 8, ma però. Interrogazione e risposta orale da inserire nel prossimo Consiglio Comunale. Egregio Sindaco Tonon. Si sente? Va bene così. Per chi che vuol sentire. Il recente e devastante sisma che ha colpito la città di Amatrice ha riportato all'attualità fra i nostri concittadini la preoccupazione per il rischio sismico al quale è soggetta la nostra città, posizionata su una faglia sismica attiva che nel tempo ha già provocato nel nostro territorio distruzione e morte. Mi sorge quindi d'obbligo chiedere all'amministrazione comunale quali interventi stia al momento attuando e quali opere stia programmando di realizzare a breve per mettere in sicurezza gli immobili del patrimonio comunale, in particolare gli edifici scolastici, dove deve essere garantita la sicurezza dei nostri giovani. Dopo 2 anni abbondanti di amministrazione, dopo aver votato 3 bilanci di previsione, la sua amministrazione evidentemente non ha fatto propria l'urgenza morale di mettere in sicurezza la scuola da Ponte, dopo che l'amministrazione del sindaco Darelli aveva lasciato in eredità 800.000 euro spendibili al di fuori del patto di stabilità e quindi senza improbabili impedimenti dati dal rispetto dei vincoli di bilancio, per intervenire sulla struttura dell'immobile che al momento non garantisce la strategicità indicata dalle norme. Quali rassicurazioni si sente dare ad un padre preoccupato da tanto lassismo che le chiede se la scuola da Ponte frequentata da suo figlio è sicura? Obiettivamente credo che non sia facile per nessun amministratore mettere nel piano opere pubbliche una somma così importante per intervenire sulla sicurezza di un immobile e poi serenamente possa dichiarare che l'intervento non risulta prioritario fra le urgenze da realizzare. Dal momento che è presumibile che i lavori previsti non inizieranno prima della fine del prossimo anno scolastico, auguro nel frattempo buona fortuna a tutti gli studenti, ai loro genitori, agli insegnanti, soprattutto a lei, Sindaco, responsabile in primis della sicurezza. Questo perché credo che non sia possibile che la sicurezza che deve essere garantita agli studenti della più importante e frequentata scuola dell'obbligo di Vittorio Veneto possa essere ancora affidata alla casualità del verificarsi o meno dell'evento sismico e non sia garantita dagli interventi dell'amministrazione diventati obbligatori da una norma attuata a livello nazionale proprio dopo il sisma che ha colpito la scuola di San Giuliano. A tal riguardo, rimanendo in tema sicurezza degli edifici scolastici, vorrei che in Consiglio fosse esplicitato dal progettista incaricato che l'intervento programmato per il recupero statico della scuola di Carpesica è stato realizzato secondo le direttive date dalle ultime norme vigenti. Rimango sempre del parere che si stia perdendo un'occasione unica per dare al quartiere di Carpesica una nuova scuola realizzata secondo concezioni nuove con materiali e strumenti di 100 anni più recenti in un'area più sicura e adatta ad un uso quartierale, spendendo una somma di poco superiore a quella messa a bilancio. Chiedo inoltre a che punto sia la stesura del PAT, strumento urbanistico a mio parere ormai non più procrastinabile, è reso drammaticamente necessario per le indicazioni edilizie da dare ai privati
e quali siano le soluzioni che l'amministrazione sta analizzando per incentivare e mettere i nostri concittadini nelle condizioni di intervenire sui propri immobili. Le chiedo inoltre se lo studio realizzato recentemente dall'amministrazione comunale sulla microzonazione sismica sia stato recepito dalla Regione e se sia fra gli obiettivi dell'amministrazione indire un ulteriore bando per redigere il secondo modulo sui 3 previsti nello studio di zonazione sismica, studio reso obbligatorio nella stesura del PAT. Sono curioso di conoscere quanto spenderà l'amministrazione per il secondo livello di studio, dopo che il primo livello ha accettato un ribasso del 70%, rinunciando a una parte del finanziamento regionale, quando la parte nord del territorio comunale è uno fra i più ad alto rischio sismico in Italia, lasciando perdere un'occasione unica per realizzare un lavoro ben fatto. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola all'assessore Turchetto, volevo solo ricordare al pubblico di mantenere il volume entro certi limiti. Grazie. Assessore, Ecco. prego. Sì, allora rispondiamo diciamo, partendo dalle ultime domande e poi arrivando alle prime. Allora, lo studio di microzonazione sismica è stato inviato alla Regione lo scorso mese di febbraio. Il 29 agosto la Regione Veneto ha chiesto alcune integrazioni che il professionista incaricato ha predisposto, che sono state trasmesse successivamente il 29 settembre. Non vi è stato al momento un ulteriore riscontro. Per la redazione delle integrazioni non è stato necessario impegnare altre risorse. Allora, in merito al PAT, dovrebbe ben sapere che si tratta di uno strumento di programmazione del territorio e non un atto che detta indicazioni puntuali. I cittadini trovano tutte le indicazioni necessarie per intervenire sui propri immobili nelle norme tecniche del piano regolatore vigente e nel regolamento edilizio. È altrettanto noto che l'amministrazione comunale non ha strumenti giuridico-economici per incentivare i cittadini a intervenire nella messa in sicurezza degli edifici, se non l'attenzione e l'impegno nell'autorizzare nel più breve tempo possibile gli interventi richiesti. In ragione di ciò, questa amministrazione si è impegnata riorganizzando la struttura comunale, assegnando risorse umane al settore edilizia privata e promuovendo l'informatizzazione dei procedimenti edilizi. Venendo alla scuola Collodi, perché si è scelto di recuperare la vecchia scuola di Carpesica anziché costruirne una nuova? Perché questa amministrazione nel proprio programma di mandato ha deciso di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, anziché occupare territorio libero con nuove edificazioni e creare dei vuoti nel tessuto urbano, come purtroppo è avvenuto nel passato. È una scelta politica chiara. Inoltre, aspetto altrettanto importante, costruire una nuova scuola sarebbe stato molto più oneroso. Quindi questa amministrazione ha deciso di contenere per quanto possibile i costi, procedendo inoltre con le analisi strutturali di altre scuole e riservandosi la possibilità di effettuare ulteriori interventi da altre parti. Ci si potrebbe invece chiedere perché la scuola non l'avete fatta voi prima? È da più di 10 anni che se ne parla, c'erano le risorse e dunque perché avendo tutto il tempo a disposizione e le relative risorse economiche non avete fatto voi la scuola di Carpesica? L'intervento in corso è stato progettato nel rispetto della normativa antisismica di settore vigente. Per riscontrare questo non è necessario che il progettista venga a spiegarlo in Consiglio Comunale. Infatti l'autorità preposta alla verifica della rispondenza del progetto approvato alla normativa vigente, che è il Genio Civile, con nota del 12 novembre 2016, già esibita in sede di quarta commissione consigliare, ha attestato che l'intervento programmato è rispondente a quanto prescritto dalle norme antisismiche vigenti. Il certificato di rispondenza alle norme sismiche sarà quindi rilasciato dopo la fine dei lavori ed il collaudo statico degli stessi. Allora, date queste doverose risposte, corre l'obbligo di rappresentare quanto questa amministrazione abbia già fatto, stia facendo e farà in materia di sicurezza degli edifici scolastici. Allora, sono stati realizzati i lavori di adeguamento sismico della scuola Zanette, sono in corso i lavori di cui sopra, qui abbiamo già parlato nella scuola Collodi, sono state effettuate le analisi strutturali di altre 4 scuole, Paravicini, Marco Polo, Pascoli e Costella, e nell'estate 2017 sono programmati i lavori antisismici nelle scuole Crispi e da Ponte. Quindi questa amministrazione in 3 anni e mezzo avrà reso 4 scuole rispondenti alla vigente normativa antisismica.
scelte queste effettuate prima di Amatrice e non quindi sull'onda emotiva del post-terremoto. La decisione chiara è stata dunque quella di investire sulla sicurezza degli edifici esistenti, a differenza di quanto fatto dalla precedente amministrazione, che in 5 anni non è riuscita ad avviare nemmeno un solo intervento antisismico nelle scuole, nemmeno uno ad avviarlo, non dico a realizzarlo, ad avviarlo. È quindi la passata amministrazione che non ha fatto niente in questa direzione. Non è inoltre vero che l'amministrazione D'Arei ci ha lasciato in eredità risorse per realizzare gli interventi della scuola da ponte. Il progetto di adeguamento della scuola da ponte è stato finanziato con il bilancio 2014, votato solo da questa amministrazione. Lei stesso inoltre non ha nemmeno votato a favore del programma opere pubbliche che prevedeva appunto i lavori alla da ponte stessa. Non si permetta dunque ora lei, consigliere Fasan, che in 5 anni da assessore ai lavori pubblici non è riuscito ad iniziare nemmeno il più piccolo dei lavori antisismici sulle scuole e che in Consiglio Comunale non ha votato a favore né del programma opere pubbliche che includeva la da ponte né il bilancio 2014 che la finanziava, e non si permetta quindi dunque di dare lezioni di sensibilità su questo tema a questa amministrazione che in 3 anni e mezzo a programmazione attuale interverrà invece su ben 4 scuole con lavori rispondenti alla vigente normativa antisismica. Grazie. Consigliere Fasan, le ricordo articolo 21,9, soddisfazione e i motivi. Prego. Se mi permette, mi permetto, anzi le dirò, le farò ogni Consiglio Comunale un'interrogazione su queste cose, perché non sono assolutamente soddisfatto della risposta. Per precisare, lei dice che il PAT non c'entra niente con le indicazioni. Peccato che nel PAT sia obbligatorio la stesura del secondo livello di zonazione sismica. No, allora vede che è una incongruenza quello che dice. Comunque riascolterò, visto che non posso esprimermi, riascolterò. E io ho 5 minuti per esprimermi, lei ha 10 minuti per rispondere, divagando sui precedenti 5 anni. Io non sono d'accordo su niente di quello che ha detto. Le farò costantemente interrogazioni su questo argomento, così Bene. lei potrà dirmi quello che vuole. Lei faccia a ogni Consiglio Comunale l'interrogazione, così le ricorderemo che lei in 5 anni non è riuscito ad iniziare neanche un lavoro, mentre noi ne faremo 4 in 3 anni e mezzo. Allora, mi riguarderò la risposta e... non è soddisfatto. Allora, mozione, punto numero 3 all'ordine del giorno, mozione presentata dai consiglieri comunali Gianluca Posocco, Paolo Sant'Antonio e Bruno Fasan, ad oggetto rivalutazione sentieri del Vittoriese per una promozione del patrimonio ambientale. Non so adesso chi vuole illustrarla, consigliere Posocco, prego. Sì, grazie Presidente. Illustro io questa mozione a nome anche dei colleghi qui presenti, Bruno Fasan e Paolo Sant'Antonio. Allora, quello che andremo a discutere per noi non è un semplice atto di indirizzo per la manutenzione sentieri, come qualcuno l'ha definita, ma è nostra ambizione che questo diventi un vero e proprio progetto di rivalutazione del nostro patrimonio ambientale. Allora, quali sono gli obiettivi che ci prefiggiamo? Il primo è il benessere psicofisico della comunità locale. L'obiettivo turistico come impatto economico e l'aumento di consapevolezza e conoscenza del territorio anche dal punto di vista ecologico. Con che strumenti intendiamo perseguire questi obiettivi? Allora, grazie al coinvolgimento delle associazioni e poi, grazie anche alla presenza dell'assessore Uliana, che vorrei parlare anche di questo, anche al coinvolgimento delle scuole. Illustro brevemente la mozione con 2 considerazioni. Allora, considerato che il comune di Vittorio Veneto è caratterizzato da notevoli siti di interesse storico-artistico e architettonico come chiese, musei, palazzi di pregio e da molteplici luoghi peculiari come borghi, santuari, piazze che spesso diventano cornici di appuntamenti legati alla tradizione locale, le sagre, i mercati rionali, i panevin, le righee, e all'organizzazione di eventi culturali,
come le rappresentazioni teatrali, incontri culturali, concerti e manifestazioni musicali, che altresì l'intorno di questi siti, per la maggior parte concentrati nell'area cittadina, vede un ambiente, che è quello delle prealpi trevigiane, contraddistinto da aree verdi e selvagge ed altre coltivate, soprattutto a vigneto, e curate, molto ben curate direi, dalle comunità rurali e da una parte dell'ambiente associativo vittoriese. Ritenuto che la cura e la dedizione con cui è stato mantenuto nei decenni il patrimonio ambientale vittoriese, ereditato dai nostri nonni, che quel territorio l'hanno plasmato con grandi sforzi per garantirsi la sopravvivenza, hanno un valore che, a nostro avviso, va costantemente considerato e orgogliosamente valorizzato. Che il patrimonio ambientale, così come i luoghi di interesse storico-artistici, costituisce una fondamentale e naturale attrattiva turistica, in particolare per gli amanti dello sport all'aria aperta, del Nordic Walking, delle passeggiate e per quelli che vanno in mountain bike, per capirci. Che tale appeal turistico outdoor può potenzialmente garantire il passaggio di una massa significativa di turisti in tutto il territorio. Apro una parentesi, avete visto con la Monaco-Venezia quanti turisti quest'anno sono transitati per Vittorio Veneto, e sì, dobbiamo considerare, poi li ho visti passare in strade estremamente trafficate al posto, esatto, e rischiose, ecco. Fenomeno che a sua volta non va disgiunto dalla conoscenza e frequentazione dell'area vittoriese cittadina e quindi all'ampliamento dell'indotto economico, in particolare per gli ambiti della ristorazione, del commercio e dell'ospitalità. Considerato che le attività all'aria aperta possono essere un viatico di eccellenza per coinvolgere un pubblico nuovo, a cui gli appuntamenti della tradizione vittoriese, le manifestazioni e le iniziative culturali possono rivolgersi creando una sinergia tra il sistema visite già implementato in città, che potenziare e migliorare le condizioni di fruibilità dell'ambiente e in particolare dei sistemi di camminamento per percorrerlo, costituisce uno stimolo e una promozione del benessere psicofisico della cittadinanza, di cui l'amministrazione può e deve essere portavoce ed esempio. Preso atto che i percorsi e i sentieri presenti non sono fruibili ma non segnalati. Accertato che anche la presente giunta nel proprio mandato sottolinea il capitolo ambiente e turismo. Accertato che già il consigliere Paolo Sant'Antonio aveva presentato un'interrogazione in questo senso sui temi riguardanti i sentieri delle colline di Vittorio Veneto. La proposta di delibera che facciamo è di prevedere nella prossima previsione di bilancio del 2017 una cifra non inferiore a 100.000 euro da destinare alla segnalazione e manutenzione dei sentieri indicati. Abbiamo presentato degli allegati. E alla creazione di aree di sosta con panchine, tavoli per picnic, tavole illustrative, cestini per i rifiuti. Di prevedere per gli anni successivi una cifra congrua per la manutenzione degli stessi sentieri e di affidare alle associazioni presenti nel territorio il progetto attività di manutenzione attraverso un bando, le cui modalità comunque verranno discusse insieme nelle competenti commissioni consigliari, con presenti le associazioni competenti e concorrenti. Allora, questa è la proposta di delibera. Vorrei precisare un paio di punti, se mi è consentito. Allora, perché 100.000 euro? Uno potrebbe chiedermi. 100.000 euro possono essere tanti come pochi, dipende da che progetto si vuole fare. Allora, noi ci siamo confrontati in questo, abbiamo analizzato diversi progetti in ambito europeo, ma anche in ambito territoriale. Quello che abbiamo preso, che secondo me era fatto bene come indicazione di costi, anche se datato, è quello dell'ex Comunità Montana. È un progetto del 2002 di rivalutazione dei sentieri, quindi datato 14 anni fa, però erano indicati bene i costi. I costi che dicevano che per la segnatura costava 20 euro al chilometro, per la manutenzione ordinaria 30 euro al chilometro. C'erano delle tabelle poi direzionali di località che andavano dai 15 ai 45 euro, il costo per ogni singola tabella, e il palo andava a 15 euro per palo. Noi abbiamo considerato che questi sentieri che abbiamo ipotizzato, che è il patrimonio del vittoriese, sono circa 120 km di sentieri, solo per la segnaletica e la manutenzione ordinaria
si spenderebbero circa 32.000 euro, ipotesi di spesa. Da qui parliamo di aree di picnic e delle tavole illustrative, delle tabelle illustrative per ogni area del picnic. Un'area di picnic fatta da panchine e tavolino in legno mediamente costa sui 2.000 euro. Non so, ne prevediamo uno per ogni percorso, 2, non lo so, quindi ipotizziamo una cifra di 14-15.000 euro. Ipotizziamo delle aree di picnic attrezzate. Le aree di picnic attrezzate sono quelle in cui il cittadino si può recare, fa la griglia, l'area del comune paga una cifra al comune per l'affitto, come avviene nei luoghi di villeggiatura mediamente di mare o di montagna. Queste aree di picnic senz'altro hanno un costo superiore. Poi parliamo della manutenzione straordinaria, qui non ho una cifra, dobbiamo sentire le associazioni, ci sono delle aree che necessitano della manutenzione straordinaria, le aree dei sentieri della Bigontina, piuttosto anche quello che va su alla chiesetta di Sant'Antonio Abate, per dire che c'era tutta una staccionata in legno con del ferro, dell'acciaio per tenersi, che sta crollando, cioè gli interventi di manutenzione straordinaria sono da considerare, quindi 100.000 euro non so se siano tanti, non sappiamo se siano pochi, senz'altro sono una cifra congrua. Questi argomenti sono quelli che secondo noi verranno discussi in incontri delle apposite commissioni, la commissione 2, la seconda commissione e la quarta commissione in particolare, insieme agli attori che secondo noi dovranno realizzare il progetto, che sono le associazioni che poi avranno l'onere di provvedere anche alla manutenzione di queste aree. Per lo studio di questo progetto abbiamo ipotizzato che potrebbero essere coinvolte anche le scuole cittadine. In che modo? Innanzitutto, in base anche alle indicazioni nazionali, che vanno in questo senso, cioè colmare lo spazio tra teoria e pratica. Secondo noi, l'alternanza scuola-lavoro in questo senso, le scuole cittadine, coinvolgere i ragazzi, si possono farli crescere da un punto di vista storico-ambientale, culturale, ecologico, facendo sviluppare in loro le corrette sensibilità ecologiche ai ragazzi, la cura e l'attenzione per il proprio territorio dove vivono. Quindi coinvolgere le scuole, secondo me, è un'altra cosa da considerare. Infine, abbiamo parlato che uno degli obiettivi del progetto riguarda il benessere psicofisico della persona. Senz'altro la volontà a livello individuale del singolo individuo è con questo progetto andare a migliorare lo stato di salute, la qualità di vita, il riposo e l'aggregazione intesa come la famiglia, gli amici, stare insieme. Le prospettive sulla società da questo punto di vista, e qua l'assessore Costa non potrà che concordare, e ci sono studi in questo senso, è un risparmio da un punto di vista sanitario. Ecco, ho illustrato a nome anche dei miei colleghi il progetto, adesso vediamo. Grazie. Grazie per l'illustrazione. Prima di aprire il dibattito, credo che l'assessore Turchetto voglia fare delle precisazioni. Prego. Sì, grazie. Sì, semplicemente così come amministrazione, visto che ci siamo stati anche citati, e poi lasciamo appunto il dibattito dei consiglieri, ovviamente la mozione a tema di consiglieri, per precisare insomma che come amministrazione diciamo si condivide l'impianto di questa mozione, nel senso che va nella direzione, una direzione sicuramente positiva, e quindi l'impianto, la logica, la filosofia la si condivide. Ecco. Volevamo precisare alcune cose. Allora, intanto per quanto riguarda il turismo, che è stato citato appunto da lei consigliere, il turismo nell'ambito vittoriese delle Prealpi Trevigiane, come lei ha detto, il nostro territorio è quello delle Prealpi Trevigiane, quindi a livello di comprensorio delle Prealpi Trevigiane sta andando molto bene, sta vivendo una fase di generale, robusta e consistente crescita. È una crescita costante negli anni e veramente consistente e robusta, quindi stiamo già vivendo una fase molto buona, insomma, da questo punto di vista.
Sì, sì, molto, molto bene da questo punto di vista. Quindi i dati li cito così, diciamo, in maniera sintetica. Comunque, il 2014 sul 2013 ha avuto un incremento del 14% di presenze, il 2015 sul 14 ha avuto un più 4% di presenze, e i primi 6 mesi del 2016 sui rispettivi primi 6 mesi del 2015 registriamo un più 16%, quindi veramente una crescita molto forte in termini numerici. Dalle 92.000 presenze, sempre a livello comprensoriale del 2013, passiamo a una stima, perché ovviamente non abbiamo il dato ancora, ma la stima con questa percentuale di crescita che c'è nei primi 6 mesi a circa 125.000 nel 2016. Dovremmo arrivare insomma a questo numero, quindi stiamo vivendo una fase sicuramente il comprensorio delle prealpi trevigiane di cui si faceva riferimento prima. Ecco, questo come inquadramento generale. Per quanto riguarda il tema della tabellazione dei sentieri eccetera, io vorrei ricordare che comunque questa amministrazione ha già provveduto a fare alcune cose, per così dire, in particolare l'ipovia delle prealpi trevigiane e appunto, come ha citato lei, anche la Venezia-Monaco che attraversa da nord a sud, la ciclovia dell'amicizia Venezia-Monaco che attraversa da nord a sud appunto il nostro territorio comunale e che effettivamente sta già portando alcuni benefici in termini turistici, e ci aspettiamo che entrambe queste due infrastrutture turistiche, chiamiamole così, di sentieri, di percorsi naturalistici, potranno portare in futuro un'ulteriore crescita, essere ulteriormente un elemento ulteriormente attrattivo. Ecco, sulla cifra però, appunto, la cifra richiesta non è insomma al momento compatibile con le previsioni di bilancio o le ipotesi, insomma, perché in questo momento ancora non siamo in fase di bilancio, ma è una cifra molto consistente, e quindi ecco, sulla cifra non ci si può impegnare in questa fase. Volevo così cogliere l'occasione anche per proporle, magari anche a lei, consigliere Posocco, visto che ne avevamo parlato fuori dal Consiglio Comunale, si potrebbe, e su questo potremo prenderci un impegno come amministrazione, pensare di fare un progetto calato per esempio sul Lago Morto, questo l'aveva suggerito lei ad esempio, di questo genere come lei ha indicato per quanto riguarda appunto questa mozione, che possa valorizzare i sentieri, quindi il girolago, la spiaggia, le zone limitrofe. Quindi da questo punto di vista, siccome il Lago Morto è effettivamente un attrattore turistico e può dare benefici al nostro comune in questi termini, si potrebbe pensare di assumere quindi un impegno in questo senso. Ecco, come amministrazione diciamo questa è la posizione. Grazie. Grazie Assessore. C'è una prenotazione, consigliere Dus. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto quelli presenti in sala e chi ci segue. Vorrei innanzitutto ringraziare i consiglieri di minoranza per aver proposto questa mozione che solleva un tema che, come avete citato voi, rileggo le vostre parole, una spiccata sensibilità verso la tematica ambientale, il benessere del cittadino e il turismo. Questo è opere della Giunta, diciamo. È un tema di cui abbiamo discusso anche come maggioranza, è un tema molto sentito da molti di noi, a me personalmente perché usufruisco dei sentieri e per averci lavorato quando ero scout, e quindi quando facevo parte di quelle associazioni che si occupano della cura del nostro territorio, e quindi ripeto un ringraziamento per aver presentato questo tema. C'è un problema che è legato a quello
un vincolo economico. Voi proponete di prevedere nel bilancio 2017 una cifra non inferiore ai 100.000 euro. È una questione che legherebbe un po' le mani sia l'amministrazione ma anche eventuali proposte che magari potrebbero venire da questo gruppo, e quindi come proposte vi vorremmo chiedere di rivedere assieme l'intera mozione, stabilendo insieme quali sono le priorità, quali sono anche i nostri desiderata, non solo i vostri. Grazie. Consigliere Carnelos, prego. Buonasera ai colleghi, buonasera alla Giunta e buonasera a chi ti segue da casa del pubblico. Negli anni 50, nei rotocalchi, ha riempito le pagine molto la vicenda dello smemorato di Collegno. Leggendo la mozione e la presentazione che ne ha fatto il collega della Lega, direi che contiene molte affermazioni da loro che sono degli smemorati di Vittorio Veneto. Nel senso che probabilmente la cifra indicata è necessaria, probabilmente perché dobbiamo o si dovrebbe recuperare ciò che non è stato fatto in un quindicennio passato. È davvero stucchevole che questa ansia ambientale e di recupero della viabilità silvopastorale nasca adesso, mentre invece smemoratezza per 15 anni è stata chissà dimenticata nei cassetti. Quindi sì, ha ragione collega Posocco che forse i 100.000 ci vorrebbero, ma imputet vobis se siamo arrivati a questo punto. Ricordo, tanto per fare un esempio, che tutta l'attrezzatura della, come si può dire, quella sistemazione ambientale sull'area Fenderl risale ancora a un ventennio fa, quando non c'eravate voi, e poi non c'è stato più messo assolutamente nulla, nemmeno dipingere le panchine. Eravate in tutt'altre faccende affaccendati. Chissà perché, nemmeno le panchine di quel posto. Forse era la rabbia per il fatto che l'avevano fatta quelli precedenti. Ma sul latte versato ormai non possiamo più recriminare. È indubbio. Ci avete lasciato le patate, la patata bollente. La dialettica democratica vuole ora che andiate voi sulle barricate e noi a controbattere colpo su colpo. Fra l'altro è interessante perché ha portato come lavoro, come supporto, sicuramente un lavoro pregevole del 2002 che aveva fatto la Comunità Montana, 2002 se non sbaglio, 2002, 2012, 2016, ben 14 anni fa. Se qualcuno nel quindicennio faceva una interrogazione per attuare quel progetto, probabilmente non ne servirebbero adesso 100.000, ma chissà, magari 50, ammettendo che il bilancio consenta tale spesa. Fra l'altro rammento che per la viabilità silvopastorale abbiamo adottato come Comunità Montana recentemente il piano appunto della viabilità montana che ha portato i sentieri, le strade da 300 a 600 e rammento che senza quel piano, per esempio, non si può accedere ai finanziamenti del piano di sviluppo rurale, perché è indubbio che credo che anche nella vostra mozione l'eventuale
reperimento di risorse deve assolutamente trovare quantomeno un confinanziamento da parte della Regione. Su questo sono fiducioso del fatto che, avendo in Consiglio Comunale esimi esponenti di gruppi che governano la Regione, potremmo andarci tutti assieme, maggioranza e opposizione, nell'eventualità si facesse il progetto, a perorare la causa nobile e giusta contenuta in quella mozione. Vediamo il dato tecnico, perché è indubbio, nessuno può essere contrario ai contenuti di quella mozione. Sono nobili, corrispondono esattamente a quello che è il programma di mandato. Tenga presente che se fosse possibile invece di 100 ne metteremo 300 e non basterebbero, perché come lei ha detto viviamo una realtà così ricca di presenza e di sensibilità ambientale che sicuramente troveremo il modo di spendere. Mi ponevo un problema a questo punto di carattere tecnico. Come può una mozione contenere una indicazione di carattere finanziario senza avere il supporto degli organi tecnici ragionieristici del Comune che diano e attestino che un impegno di quel genere è sopportabile dal bilancio, è in pratica sostenibile con le attuali risorse che il Comune ha. Fra l'altro, così paradossalmente viene questa mozione che parla di 100.000 euro, la stessa seduta in cui parliamo del DUP, in cui evidentemente si fa una fotografia delle possibili entrate e risorse del Comune e, avendone dato un'occhiata, non ne ho trovati 100.000 liberi fluttuanti che possono essere impegnati direttamente con una mozione di tal genere. Per cui è indubbio, come diceva il mio capogruppo, è auspicabile, è sicuramente lodevole l'intento, è lodevole la volontà di recuperare al tempo perduto, ma mi pongo il problema da semplice consigliere di come questo impegno finanziario sia compatibile con le attuali risorse. Ne ho visto nella mozione eventuali capitoli da cui reperire questi 100.000 euro, anche perché va detto che se astrattamente fosse possibile è indubbio che quei 100.000 euro andrebbero a tagliare altri servizi o devono essere presi da qualche altra parte. Né credo da parte dei consiglieri che hanno presentato la mozione vi sia un auspicio ad un aumento della pressione tributaria sui vittoriesi, onde poter reperire 100.000 euro in più per la viabilità silvopastorale, per l'ambiente, per la sistemazione dei luoghi ameni di cui il nostro territorio è ricco. Consigliere. Sì? Tempo. Sì, un'ultima considerazione. Siamo qui a disposizione per sollecitare l'amministrazione. Siamo qui a disposizione a recepire quelle che sono le vostre indicazioni, anche perché, guardate, non siamo su due barricate diverse dal punto di vista del
bene comune. Probabilmente abbiamo ricette diverse, ma io credo che è dalla collaborazione che nasce la buona amministrazione, non dalla contrapposizione. E vi è spesso, anche quando l'iniziativa è lodevole, quasi un atteggiamento da maestrina dalla penna rossa. In ogni momento si vuole sottolineare manchevolezze. E invece rovescio l'impostazione. Cerchiamo insieme, pur nelle differenze, pur nelle diverse opinioni che possiamo avere su temi scottanti, che è indubbio sull'ambiente non abbiamo visioni diverse, certamente sono diametralmente opposte, al becero intervento per esempio sui richiedenti asilo. Lì è indubbio che siamo in contrasto. E allora con questa collaborazione io credo che dovremmo trovare una soluzione anche per approvare insieme questa mozione, ovviamente senza indicazione di cifre. Se c'è qualcosa rinterverrò nel secondo giro. Grazie consigliere. Presidente, Consigliere Fasan. È insoddisfatto, questo qui l'ha tirata lunga. Sì, effettivamente. 3 minuti in più di Consigliere, dovuto. Dai. Consigliere, a me dispiace. Allora, il prossimo, vabbè, insomma, consigliere un po' di Fasan. elasticità ci No, vuole, un attimo perché solo. Siamo qui in Consiglio Comunale e stiamo cercando di fare. Io apprezzo quello che fa Graziano. Sì, no, ma siccome credo che sia apprezzato anche le mie considerazioni, che non credo siano peregrine, ma non vogliono essere. Se non si vuole che si le dica. No, ma infatti il consigliere Carnelos mi trae in inganno perché ogni volta deve finire. Fa finta di chiudere, invece esatto, va avanti. e quindi io devo lasciargli la parola. Aspetti, consigliere Niente, Fasan. non è avvocato. Consigliere Fasan, un attimo solo. Consigliere, mi chiede la parola un attimo l'assessore Uliano, un attimo solo. Allora, nello spirito collaborativo, ecumenico, a cui faceva riferimento il consigliere Carnelos, devo chiaramente anch'io su quell'onda rispondere che è assolutamente condivisibile tutto quanto è stato detto in premessa, non potrebbe essere diversamente, e confermo che questa attenzione alla tutela, all'amore, alla valorizzazione per l'ambiente, per il nostro ambiente, quello che ci circonda, è presente in tutte le scuole di ogni ordine e grado che fanno chiaramente a livelli diversi tutti progetti inerenti a questi temi. Le superiori poi convogliano anche questo aspetto nei progetti di alternanza scuola-lavoro, quindi direi che ci siamo in pieno e che questa cosa già viene fatta e assolutamente deve continuare ed essere ottimizzata, quindi assolutamente d'accordo su questo aspetto. Consigliere Fasan, prego. Ringrazio Presidente. Come vedete mi permetto ancora di parlare in questo Consiglio. Allora io dico all'assessore Turchetto, non avrò messo a posto tante scuole, però ho fatto 5 strade di montagna finanziate tra il 75% e il 100% nel PSR e credo che la mia attenzione per questo argomento sia palese. Poi le dico che sul Lago Morto esiste già un percorso che fa parte del progetto Sentieri della Comunità Montana. Il progetto Sentieri della Comunità Montana parte nel 1995 ed è stato integrato nel 2012 quando era presente anche Carnelos, posso sbagliarmi? Eri in Comunità Montana anche tu? 2012 no. Solo tu non? No, non posso sbagliarmi. E in ogni caso la via dell'amicizia una volta si chiamava Via Regia, già finanziata in questo Consiglio Comunale nel 2002-2003 mi sembra, anche dal voto del sindaco Tonon e di Napoli.
che il Comune, insieme a altri 16 comuni, ha finanziato il progetto, la bozza del progetto. Come si vede, noi avevamo ben più coraggio di fare queste cose qui, no? Anche se non avevamo soldi a bilancio, intanto si partiva con uno studio, con un progetto, e poi i finanziamenti arriveranno. E sono talmente arrivati che sono state la via Regia, la via Amicizia, è stata finanziata fino in quel dell'Alpago, e si sono fermati i finanziamenti là, altrimenti anche noi avremmo i 2,5 milioni di finanziamento che spettavano a Vittorio Veneto. Poi alla fine, visto che c'è tutta questa corsa verso le strade di montagna, così, domando, l'amministrazione ha pagato le convenzioni delle associazioni del progetto Sentieri? Sa che la comunità montana aveva fatto un progetto nel 95 di 500 milioni di lire e poi ha passato la palla a tutti i comuni, alle associazioni, e queste sono finanziate tutti gli anni dai comuni. Mi sembra che qualche anno che il comune non paga più, posso sbagliare, ma per certo almeno una associazione sono 2 anni che non prende più i soldi per la manutenzione che costantemente fa dei sentieri. Allora, dico, se tutti parlano ci vorrebbe anche un po' di più di attenzione, visto che la cosa è ben accetta da tutti quanti. Poi, visto che 100.000 euro sono tanti, si potrebbe fare per stralci? No. Importante è cominciare a fare qualcosa e avere delle idee. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino, sì, lei la parola. Buonasera a tutti, grazie. Beh, innanzitutto leggendo questa mozione mi è venuto subito in mente il programma elettorale che avevamo elaborato, Partecipare a Vittorio, un'altra Vittorio, dove già si parlava di creare delle aree tematiche, dei percorsi del vittoriese per rilanciare il turismo locale, quindi obiettivamente si rispecchia molto quello che avevamo in mente con questa mozione, e quindi partiamo già in modo molto positivo, perché è un'idea che noi crediamo che sviluppandola in modo corretto possa avere un feedback positivo di turismo, che poi tra l'altro il turismo, si citano dei dati, ma a me interesserebbero quelli sul Vittorio. È facile parlare di area del vittoriese, qua a Vittorio quanti si fermano, quanti stanno, quanti consumano, che entrate ci sono, perché obiettivamente parliamo di Vittorio. L'area, cioè, se non possiamo competere con le grotte del Caglieron che fanno 2-3 mila persone al giorno, a me interesserebbe parlare di Vittorio, quindi tutto quello che si può fare per aiutare Vittorio Veneto, secondo me va in... Sì, le sto dicendo che però non sono i dati di Vittorio Veneto, lei sta parlando di una macro area, io le sto chiedendo nello specifico di Vittorio Veneto. Bon. Dopodiché, detto questo, tutto quello che può essere utile per un rilancio turistico, che sia sportivo, che sia diciamo museale, tutto senz'altro è ben accetto dalla lista che rappresento, quindi anche questa idea qua, che può avere un buon riscontro, senz'altro la sosteniamo. Dopo sul discorso dell'investimento dei 100.000 euro più o meno, cioè, lo trovo un po' un pretesto questa cifra per trovare una scusa per non votare questo progetto. Non ci sono 100.000 euro, gli uffici tecnici diranno non abbiamo questa cifra, abbiamo non so 20, 30, facciamo a stralci, ormai si fa tutto a stralci, intanto partiamo. Cioè, non perché non abbiamo i soldi, almeno anche se sono 10, partiamo, perché come ha detto Fasan ci sono tante associazioni che sul territorio fanno un mantenimento a tutto a loro spese del territorio, e obiettivamente queste associazioni nell'andare nel tempo si stanno un po' stufando, un po' perdendo, quindi non possiamo rischiare di perdere tutto il mantenimento di questi diciamo percorsi. Dobbiamo anche in qualche modo incentivarlo, e questa è secondo me una buona idea. Grazie. Grazie consigliere, la parola al consigliere Sant'Antonio, prego. Sì, buonasera. Allora, a parte il fatto che io non ho capito il discorso del consigliere Carnelós, che non so, fa perdere ogni slancio di buona volontà da parte della minoranza di essere propositiva e di venire in consiglio comunale e di proporre, di fare delle proposte
che penso il 90% delle persone qua dentro condividano, e quindi non capisco questo atteggiamento in qualche modo disfattista. Ecco. Relativamente anche alla cifra o alla cifra, no? La sostenibilità del progetto, io dico sempre al consigliere Carnelós che la nostra proposta era in termini politici, poi ci sono gli uffici che possono dare consistenza o meno, dando parere tecnico positivo o negativo ai 100.000 euro messi sul tavolo. Di certo questa sera non si voleva dare una cifra sostenuta da conti reali, ok, perché al limite poteva venire benissimo bocciata, ma anche chi doveva dare parere tecnico ha ritenuto il caso di portarla in consiglio comunale, ma di alimentare un dibattito che altrimenti non viene alimentato con una semplice interrogazione, se non in realtà con una mozione. E vedo che l'atteggiamento, invece ho apprezzato l'atteggiamento del consigliere Dus, il quale con pragmaticità dice iniziamo il dibattito e poi troviamoci intorno a un tavolo per capire se 100.000 euro è una cifra corretta, è giusta, è sbagliata, è poco, è alta, è bassa. Non si voleva proprio qua discutere sulla cifra. Ecco, relativamente invece alla cifra di 100.000 euro, dico che su un bilancio di 24 milioni di euro di un comune rappresenta lo 0,4%. Quindi sostanzialmente è benissimo, si può trovare da qualsiasi parte. Ora io non dico che la cifra sia corretta o meno, ma si possono destinare, ecco, quello che non ho sentito parlare neanche dall'assessore Turchetto, che comunque parla di incrementi percentuali mai dando le basi dei numeri, ma dico, se uno dice più 35%, più 35% che non corrisponde nel 14%, nel 4%, nel 16%. Bon, detto questo, ma non era questo non era questo il lato del contendere, era il fatto che nessuno ha messo sul tavolo, no, contestando, dicendo che 100.000 euro sono tantissimi per un bilancio di 24 milioni, dico rappresenta lo 0,4%, nessuno ha fatto delle proposte concrete. Nel senso, 100.000 euro sono tantissimi, ok, prevediamone 20.000 per quest'anno, magari il prossimo anno 30.000, comunque vabbè, non volevo il numero stasera, trovo costruttivo l'atteggiamento del consigliere Dus che dice ok, decidiamo se la proposta è interessante e poi ritroviamoci e mettiamo sul tavolo una cifra. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Posocco, darei la parola al consigliere Bassetto perché altrimenti iniziamo il secondo giro. Ok? Prego, consigliere Bassetto. Sì, buonasera. Anch'io ringrazierei intanto i consiglieri di minoranza per aver fatto questa proposta di delibera. È una proposta che io ritengo assolutamente interessante, un tema che personalmente sento molto, però anch'io qualche dubbio ce l'ho sull'impianto di delibera, come era stata proposta. Il consigliere Sant'Antonio adesso ha chiarito molto quello che era il mio dubbio, però la proposta rimane questa e quindi con la cifra di 100.000 euro una mozione comunque impegnerebbe l'amministrazione per questa cifra, di cui si parla di almeno 100.000 euro. Mi sembra che da parte dei colleghi di maggioranza, in particolar modo dal consigliere Dus, ci sia stato comunque un segnale di apertura verso la proposta che è stata fatta dalla minoranza e il consigliere Dus mi trova assolutamente d'accordo su questo. Anche da parte mia l'invito sarebbe quello di cercare di trovare una soluzione che possa trovare d'accordo la maggioranza e l'opposizione su questo tema, al di là di quella che è la cifra che voi avete previsto nella proposta di delibera. Perché appunto la cifra dei 100.000 euro è quello che un po' mi trattiene, ecco. Possono essere pochi, possono essere tanti, questo era il mio dubbio. Quindi, essendo una mozione,
mi sarebbe piaciuta una proposta più generale, quella che mi pare volesse sottintendere il consigliere Sant'Antonio, giusto? Quindi non con la cifra specifica, ma qualcosa di più generale. Ecco. Quindi io sarei sulla linea che ha già proposto il consigliere Dus. Grazie. Grazie consigliere. Per finire sempre il primo giro di consultazioni, consigliere Botteon. Sì, quindi è già stato ribadito, intanto buonasera, è già stato ribadito da numerosi consiglieri il fatto che c'è una cifra, quindi non stiamo parlando, se non aveste specificato la cifra allora il dibattito forse sarebbe diverso, però specificando una cifra, e cioè 100.000 euro, è normale per un amministratore andare a vedere questa cifra come la si finanzia. E quindi è assolutamente, con una cifra inserita come la vostra proposta, è assolutamente impossibile votare questo tipo di mozione, perché 100.000 euro cosa vuol dire? Come diceva il consigliere Carnelos, cosa facciamo? Li tagliamo dal trasporto pubblico locale, sono 100.000 euro in meno dal trasporto pubblico locale, li tagliamo dalle mense, sono 100.000 euro in meno dalle mense. Aumentiamo un'imposta locale per 100.000 euro, diciamolo, però mi aspetto dai consiglieri, tra parentesi anche due che fanno parte della commissione bilancio, di averla questa indicazione. Quindi se vi è un'indicazione di una cifra, specificare da dove viene questa cifra a bilancio. Mi permetto invece di dissentire sull'alternanza scuola-lavoro, perché da docente mi capita anche di seguire progetti di alternanza scuola-lavoro e qui ho sentito una cosa che non mi piace per niente e vorrei chiarire questo pensiero. Ovvero, le alternanze scuola-lavoro sono dei progetti seri che riguardano quindi studenti, riguardano aziende, ditte, enti che seguono degli studenti, con dei tutor che seguono gli studenti, quindi in genere c'è un rapporto quasi di 1-1 tra tutor e studente, quindi non so come configurare in un tipo di attività del genere in un'alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto l'obiettivo, perché ho sentito chiaramente che si risparmierebbe risorse con l'alternanza scuola-lavoro. L'obiettivo dell'alternanza scuola-lavoro non è risparmiare risorse, è formare studenti. Questo dobbiamo capirlo, perché se noi, purtroppo ci sono anche delle aziende che ogni tanto seguono questo percorso, prendono gli studenti così gli fanno fare delle attività per risparmiare, ma se noi seguiamo questa idea che è bellissima dell'alternanza scuola-lavoro, pensando a risparmiare risorse, facciamo un danno, perché non formiamo gli studenti e anzi li trattiamo proprio come manovalanza. Invece l'obiettivo è proprio quello di formarli, di crescere la nostra società e il nostro livello culturale. Quindi vi prego, non diciamo che è una buona idea, perché non lo è. Grazie consigliere. Consigliere De Valier, prego. Sì, buonasera a tutti. Non volevo anticipare il discorso DUP, ma nel merito, nella missione 09 e relativi programmi per il 2017, 18 e 19, il DUP prevede sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, pagina 174, 4 e 5, e finalità e risultati da raggiungere, consolidare la collaborazione con le associazioni di categoria per favorire la tutela e la manutenzione del patrimonio rurale esistente ed anche la manutenzione delle numerose aree di proprietà pubblica, promuovere il coinvolgimento dei cittadini singoli o associati nella gestione di spazi pubblici, garantire adeguate forme di manutenzione dei percorsi pedonali che collegano i luoghi urbani alle colline e costituiscono un elemento identitario da salvaguardare. Nel merito ci sono delle indicazioni di risorse generali di parte corrente da stanziare, come potete notare, di oltre 300.000 euro, ma quello che mi fa specie è il fatto che tra le finalità della missione in generale vi sono due indicazioni di cui potremmo prendere nota per reperire le risorse di cui parliamo questa sera, che siano 100.000, 10.000, un po' meno, un po' più, ma lo scopo dovrebbe essere questo, cioè quello che già tanto stava a cuore al consigliere Fasan, e cioè l'amministrazione dovrebbe concentrarsi nel richiedere a Piave Servizi un contributo specifico per la fornitura di acqua captata dalle sorgenti nel territorio comunale
e analogamente l'impegno di portare avanti l'obiettivo di ottenere dal Consorzio BIM una rivisitazione dei criteri di ripartizione dei sovracanoni. Quindi questa amministrazione in sostanza ha già individuato anche dove poter incidere per arrivare a un qualcosa di più e lo abbiamo indicato appunto nella missione 09 del DUP. Grazie. Grazie consigliere. Allora, si è prenotato il consigliere Posocco, quindi secondo giro. Prego, consigliere. Allora, sì, ho capito le vostre osservazioni. Grazie a tutti. Consigliere Botteon, sul rapporto scuola, penso si riferisse in generale, noi l'abbiamo citato perché sono indicazioni che dà a livello nazionale, quindi senz'altro penso che le sue osservazioni siano rivolte a un livello nazionale, non a un livello locale. Ecco. Molto deluso consigliere Carnelos dal suo intervento. Io la considero un'ottima persona, oltre che un ottimo consigliere, ma stasera mi ha estremamente deluso. Per l'intervento dire siete qua a proporre qualcosa perché non l'avete fatto voi. Innanzitutto, come detto dal mio collega Paolo Sant'Antonio, noi cerchiamo di fare opposizione sì, ma anche opposizione costruttiva. L'abbiamo fatto con una serie di mozioni in questi 2 anni e mezzo e quindi non facciamo solo cerchiamo di non fare solo un'opposizione urlata, ma cerchiamo di costruire qualcosa perché ci teniamo al bene della città. Ok? Non abbiamo fatto niente, infatti la gente adesso va al Lago Morto perché la spiaggetta lì è lì da una vita, va alle sorgenti del Meschio perché sono fatte così da una vita, va a Sant'Augusta da Pradal perché la strada, tra l'altro abbiamo anche avuto un ricorso al TAR per quella strada fatta dal consigliere Fasan, perché non abbiamo fatto niente. La convenzione con la Coldiretti improvvisamente che pulisce la città, ce l'ha inventata adesso nell'ultimo anni. Sì, bravo assessore, prima c'era qualcun altro che puliva. Va bene, c'era qualcun altro che puliva. C'era, ecco, e eravamo bravi a trovare i 100.000 euro da dare a Coldiretti perché pulissero, ecco, nonostante non ci fosse una convenzione, però i 100.000 euro li trovavamo, ok? Io riguardo la cifra, è stata una cifra che riteniamo congrua per il progetto, poi vogliamo farlo a stralci, lo facciamo. Senz'altro io mi ero confrontato con dei tecnici prima di indicare la cifra e questi tecnici mi hanno detto che dal bilancio del Comune di Vittorio Veneto si potevano tirare fuori tranquillamente 100.000 euro in conto capitale. Adesso vi faremo nel prossimo previsione del bilancio, tant'è che questo è un atto di indirizzo, che impegna la Giunta a provare a trovare fuori i soldi, non è che debbano mettere i 100.000 euro in bilancio, ok? Impegnava la Giunta a impegnarsi, ok? Un pochino. Fatto questo, un suggerimento ve lo do subito: la tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno è una tassa che deve essere investita nel territorio, ok? Allora proviamo a essere un po' lungimiranti. Sistemare il territorio significa far arrivare più turisti in zona, significa che più presenze in città significa un maggiore introito nella tassa di soggiorno che viene investita nel territorio. Questa è una proposta, dobbiamo essere lungimiranti però. Prevediamo che con questo progetto avere in città una presenza di 30.000 persone in più. Possiamo dire 30.000 euro in più di tassa di soggiorno da investire sul territorio? Nel DUP voi vedete la previsione scarsissima e non lungimirante sulla tassa di soggiorno, sono 45.000 euro, poi ne discutiamo, quindi significa più o meno 34-35.000 presenze, quindi significa che per Vittorio Veneto secondo me le cose non vanno poi così bene, perché sono i numeri storici questi. Nel DUP del 2016-2018 erano previsti 86.000 euro, nell'ultimo DUP, mi sembra, se non ho letto male, sono previsti 45.000 euro di tassa di soggiorno e sono i soldi che mandano avanti l'ufficio dello IAT, ragazzi miei. Niente viene investito nel territorio. Ci siamo impegnati tutti insieme, maggioranza e opposizione, a candidare Vittorio Veneto capitale della cultura. Pensiamo di farlo gratis? Se, come speriamo tutti,
avremo Vittorio Veneto vincerà magari nel 2018. Allora lì, se servono 100.000 euro, facciamo fatica a tirarli fuori, non ci impegniamo tutti quanti oppure arriviamo, ma è una cifra, cioè 1000 scuse. Dobbiamo far crescere la nostra città. 100.000 euro sono troppi, non lo so, ce lo dirà la Giunta, ce lo diranno i tecnici, però ce lo dicono con la prossima previsione di bilancio. Questo è, perché è importante, è una cifra che serve, siamo lungimiranti, vogliamo investire su Vittorio Veneto, lo facciamo, altrimenti siamo qua sempre a trovare i se, i ma, i forse, i no, i ma, i perché, e non combiniamo mai niente, rimaniamo fermi al palo. Ecco, quindi sottolineo, la nostra proposta non era era veramente propositiva per la città, fatta dalle minoranze, d'accordo, però non per questo non deve essere votata per forza o per partito preso. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnellos. Mi fermi, recuperi 3 minuti, ci ho parlato ben 3 minuti in più prima. Allora volevo rispondere un attimo ai miei colleghi. Vede Sant'Antonio, io non sono un disfattista, non sono pressapochista, nel senso che una mozione, così come era formulata, vedo che probabilmente anche grazie all'intervento vi è, come si può dire, una certa flessibilità, nel senso che una mozione non può contenere cifre, per una ragione semplicissima, perché una mozione impegna l'amministrazione e se per ipotesi non ci sono i fondi, non è che poi possa venire a dire al Consiglio Comunale, non ce lo fa, sì, impegnava, tutti insieme diamo un impegno, non siamo a tarallucci e vino, cioè è un atto di tipo politico, perché è indubbio, nel momento in cui, e su questo sono d'accordo, mi pare siamo tutti d'accordo, in cui si approvi la mozione in cui si dice si impegna la Giunta a adottare iniziative, interventi finalizzati e giù tutto quello che avete detto voi, va benissimo. Peraltro credo che il segnale sia stato recepito anche dall'amministrazione, perché da quello che diceva Turchetto probabilmente può darsi che non sia l'intervento giusto, ma poi ne parleremo. Da come diceva Turchetto c'è questa sensibilità di voler fare qualche intervento. Si dice che non va bene il Lago Morto, io ripeto, non sono un tecnico e quindi non lo so, si preferisce, non so, Monte Altare oppure, non lo so, Maren, qualsiasi altra cosa, è indubbio che devono farlo nel momento in cui si impegnano. E io sono d'accordo su questo. Togliamoci le cifre e credo, e qui chiaro, non spetta a me che sono un semplice consigliere di quello, si troveranno i capigruppo per elaborare una mozione condivisa, perché vedete, io credo, ecco perché non sono disfattista, mi pare che l'indicazione alla collaborazione sia proprio venuta da me. Io credo che i nostri cittadini, nel momento in cui riusciamo a smussare le asperità e nel momento in cui riusciamo ad elaborare indicazioni di politica amministrativa condivisa da tutti, credo che è quello che la nostra città vuole e credo che anche noi dovremmo percorrere il più possibile questa strada. Certo, ripeto, ci saranno dei temi sui quali non si potrà, perché c'è proprio magari una differenziazione ideologica, indubbio, che su una mozione sui furti e biciclette presunti non c'è nulla da smusare là, mai riusciremo a trovare un accordo, ma sull'ambiente, su questa cosa, mi pare assolutamente necessario trovarla. Caro consigliere Posocco, vede, mi dispiace, come si può dire, la sua delusione. Tenga presente che immagino, almeno da parte mia, la stima e, come si può dire, l'apprezzamento per l'attività che fate, per
l'impegno che mettete non verrà assolutamente male, non verrà assolutamente meno. Certo è che la dialettica, che deve necessariamente essere il sale di un organo che rappresenta i cittadini, ci debba essere. Fra l'altro questo dimostra anche una cosa, che questo Consiglio Comunale non è certamente inciucista, dimostra che questo Consiglio Comunale, che questi consiglieri liberamente e da tutte e due le parti ovviamente, con onestà intellettuale cercano di fare il meglio possibile per il bene comune e con una certezza che forse nell'opinione pubblica in questo periodo di, come si può dire, di ostracismo di fronte a quell'arte così alta e nobile che è la politica, noi almeno come consiglieri comunali credo diamo l'esempio. Quindi nessuno di noi c'è per la carega, quindi nessuno di noi, e di voi ovviamente, intendo noi, intendendoci noi 17, ci siamo qua per interessi personali e qualsiasi opinione noi esprimiamo, finisco, è fatta solamente perché abbiamo passione civile, sia io, sia Posocco, sia Fasan, sia Sant'Antonio, sia tutti gli altri miei colleghi di partito. Grazie di maggioranza. Grazie consigliere Carnelos, la parola al consigliere Saracino. Beh, intanto mi fa piacere degli interventi dei consiglieri della maggioranza, che sono tutti propensi a questa mozione, quindi come mi contraddistinguo sempre da un'iniziativa molto diretta e schietta, facciamo un emendamento, tiriamo via questa cifra, mettiamo un termine che a tutti vada bene, che non sia una cifra vincolata, e votiamo questa mozione. Cioè, non vedo che ci sia tanto difficile. Se il problema è la cifra, la togliamo, facciamo un emendamento, si vota e si va avanti. Concretezza e schiettezza, forza. Quindi riunione del capogruppo, se si può fare, facciamo la modifica e la votiamo. Dobbiamo dare anche concretezza alla città, non sempre parole, concretezza. Ci troviamo 2 minuti, sistemiamo, votiamo e andiamo avanti. Una cosa che va bene a tutti, portiamola a termine. Sì. Capogruppo. Aspetti. Allora, chiedo scusa, secondo intervento del consigliere Fasan, nell'ordine. Infatti, secondo intervento, consigliere Fasan, prego. Va bene, ho visto una certa agitazione qui alla mia sinistra dall'assessore Napoli quando che è stata citata la convenzione con gli agricoltori. Ricordo che la convenzione è stata fatta ancora dall'assessore Saltini 10 anni fa, ben più di prima di 10 anni fa. C'è anche la Giorgia che magari l'ha firmata, ha messo i soldi, può testimoniare. E io posso esprimermi e poi mi correggi. Prego. Va bene? Prego. Assessore Napoli. Guarda, continui pure. Consigliere Fasan, continui pure. E poi, se non sono proprio i mattoni del tutto, mi sembra che ho firmato una convenzione con i giovani agricoltori l'ultimo anno prima di andare via. Mi sembra era valida per un anno, non mi ricordo più. Comunque c'era una convenzione, anche perché non è possibile fare se non esiste una convenzione. Certo che l'assessore Napoli ha fatto una buonissima convenzione, se l'hai fatta tu, perché in Valle Pesina devono ancora passare la prima volta e siamo a ottobre, cioè a Savassa
lungo la statale a Savassa 9 sono passati una volta, da 9 in su non sono mai passati, così come in Marin e tutte le strade di montagna. Se questa è una convenzione, ti prego di incidere su questa convenzione. Vabbè, guarda, se vuoi fare, qui si parla tutti del lago morto, ma se non siamo noi che lo puliamo e puliamo chi c'è, si pensa un po', come associazione, lì da sempre, anche quando eravamo noi, sai, non è una questione di amministrazione. Tutte le amministrazioni che si sono succedute a Vittorio hanno considerato sempre la Valle Appesina come un incidente sull'amministrazione comunale, non mancando però di prendere i soldi dell'acqua piuttosto quelli dell'Enel. Dunque mi viene il dubbio però che la mozione dell'assessore, del consigliere Posocco, non sia ben vista, perché pur essendo di una valenza assoluta, non è stata proposta dalla minoranza. Ci sono due esempi in Valle Appesina che mi fanno fare questa affermazione, ed è le sorgenti del Meschio, finita dall'associazione Valle Appesina, che ha impegnato 15.000 euro per finirla, e mai inaugurata da questa amministrazione. Credo che in pochi posti del comprensorio ci sia un sito di tale valenza ambientale come le sorgenti del Meschio, no? E non vedo perché l'amministrazione non si degni di venire lì a fare l'inaugurazione, visto che è tutto a posto e ben tenuto. Un prato inglese, vi assicuro che se non passate mai, le sorgenti del Meschio sono a livello dei giardini di Vittorio Veneto. E poi la famosa area camper di Basso Fadalto, finita a giugno 2014 e chiusa sotto chiave con l'erba alta 2 metri. Allora non vorrei che questi due siti che erano proposti dalla precedente amministrazione siano trascurati solo perché erano proposti dalla precedente amministrazione. E in questo caso capisco perché la mozione sui sentieri non va bene, perché è proposta dalla minoranza. Se sbaglio, correggetemi. La ringrazio. Grazie consigliere. Mi chiede un attimo la parola l'assessore Turchetto prima del consigliere Botteon. Prego. Sì, no, era solo per intervenire brevemente, ma la mia era un'apertura, non è che fosse, cioè, siccome ne avevamo parlato, era stato lo stesso consigliere Posocco a chiedermi perché non facciamo un intervento sul lago morto, non miglioriamo le aree di parcheggio, le aree di attesa, la spiaggia, le aree limitrofe. Era stato lui stesso a chiedermelo. E io in quell'occasione gli dissi: certamente mi sembra una buona idea, anzi una ottima idea. Assessore, siamo in trepida attesa. No, siamo in trepida attesa. Quindi proponevo come apertura in questo senso di fare un intervento, ovviamente senza fare una stima economica adesso, vedere poi quanto sarà disponibile a investire, lo si vedrà dopo, ma quindi fare un intervento di miglioramento, di miglioria di quelle zone. Ecco, quindi era come apertura. Mi sembra invece che non sia stata apprezzata questa cosa, ma voglio dire, è anche una proposta sua, io l'ho detta come proposta sua, quindi siamo disposti a accogliere una cosa del genere. Ecco, questo è il discorso, quindi come apertura. Per quanto riguarda invece i dati, il consigliere Saracino, non c'entra niente Fregona o il Caglieron, non c'entra assolutamente niente. Questi sono le notti dormite, i pernottamenti che ci sono stati nelle strutture ricettive dell'area che fa riferimento all'ufficio IAT di Vittorio Veneto. Ecco, questo. No, ho capito, ma queste sono le cose. Le grotte del Caglieron non c'entrano assolutamente niente, così come i dati, consigliere Sant'Antonio, li ho citati, quelli di partenza, i 93.000 presenze e le 125.000 stimate in arrivo al 2016, quindi ho dato i dati di partenza, non è che non li ho dati. Quindi non capisco perché lei dica che io non li ho dati, insomma, questo è il punto. Sinceramente non lo capisco, comunque va bene, grazie. Grazie. Consigliere Botteon, a lei la parola. Grazie.
dopo questo intermezzo, sì, ricordo che ci dovrebbe essere un ordine negli interventi, primo giro dei consiglieri giunta, secondo giro dei consiglieri giunta, cerchiamo di rispettarlo, grazie Presidente. Dopo questa osservazione, allora, però mi rivolgo anche al consigliere Fasan, cerchiamo di tenerci focalizzati sull'argomento, lasci stare altri argomenti, gli sfalci, le convenzioni, restiamo, lo so, ma cerchiamo di restare finalizzati, grazie. Quindi mi pare che abbiamo motivato il perché di una certa posizione, non mi pare che siamo stati molto così generici, abbiamo detto che per motivi di bilancio bisogna giustificare, non si può votare una mozione di questo tipo, se la modifichiamo e la giriamo magari potrebbe essere che venga votata perché c'è la sensibilità e c'è l'attenzione da parte di tutti, mi sembra giunta compresa, su questo argomento che effettivamente è una strada, quella suggerita da voi, che è secondo me positiva per il rilancio, o meglio per la continuazione del rilancio turistico di Vittorio Veneto, e sicuramente può essere un'ottima strada. Però restiamo finalizzati, quindi prima il consigliere Posocco parlava della tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno serve per mantenere lo IAT, sì, ne abbiamo già parlato in questo Consiglio Comunale, quindi se noi la giriamo, togliamo lo IAT, aumentiamo la tassa di soggiorno, cosa vogliamo? Bisogna trovare, ok, dopo approfondiamo, bisogna trovare la strada. A me sarebbe piaciuto moltissimo, ecco, magari potrebbe essere anche per il futuro, e ci avrebbe forse messo anche in difficoltà una mozione del genere che dice: esiste questo bando regionale oppure esiste questo bando europeo, invitiamo la Giunta a partecipare perché potrebbe bla bla bla, e suggeriamo la cifra di 100.000 euro, allora in questo caso sì diventa una proposta costruttiva, e allora probabilmente l'avremmo appoggiata e votata, così restano tutte le critiche espresse in precedenza. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio. Sì. Volevo dire che nonostante gli appunti del consigliere Carnelos sui 100.000 euro, io dico che questa, e spero che si sia anche capito, era una proposta di tipo politico, no? Allora, i 100.000 euro, ci doveva essere evidentemente qualcuno, cioè qua non è che siamo in un'aula di tribunale in cui tutto deve essere perfetto, siamo dei politici, possiamo scrivere quello che vogliamo nelle mozioni, nelle delibere. Esistono delle entità che si chiamano tecnici che danno parere di regolarità tecnica o meno. Non ho visto nessun parere di regolarità tecnica negativa, il che significa che chi ha controllato la mozione ha ritenuto di portarla in Consiglio Comunale per quello che valeva, cioè per una istanza di tipo politico. Pronto? No, ci siamo? Consigliere Sant'Antonio, è emerso dagli interventi anche dei suoi colleghi che questa è una mozione di indirizzo politico. Non so come chiamarla, non è una mozione, altrimenti ci sarà, non è una delibera, capito? Una mozione. Esatto. Vabbè, allora a questo punto voglio dire, era emerso anche dall'intervento. Nulla impedisce di mettere delle cifre, punto. Esatto. Nulla impedisce di mettere delle cifre, giusto? E allora significa che posso mettere qualsiasi tipo di cifra, punto. Esatto. Basta. Quindi non capisco l'appunto sul fatto allora, non capisco l'appunto un attimo di ordine. Non capisco l'appunto sul fatto che bisogna dire l'impegno di spesa dove si va a prendere o meno. Quello sarà il compito del tecnico. Allora, io posso dare l'indirizzo dando una cifra, dopodiché il tecnico dirà se la cosa è fattibile o meno e andrà a trovare i soldi in una voce di bilancio piuttosto che in un'altra. Bon, chiuso il discorso che volevo fare dal punto di vista della cifra. Un appunto. Prego, consigliere, continui pure. Sì. Finiamo questo. Allora, un appunto invece all'assessore Turchetto, che dice che il turismo è aumentato considerevolmente e questo è vero nelle plage trevigiane, dando anche dei numeri da 92.000 a 125.000. Si dimentica però di dire il perché, non so se lo sia chiesto, è aumentato il turismo nelle Prealpi trevigiane, forse bisogna dire anche il motivo. Allora, il motivo probabilmente
tento di darlo io, la risposta è che le colline del Vittoriese, se mi ascoltate, e se no chiudo subito, le colline del Vittoriese si stanno abbellendo grazie al Prosecco, grazie alle colline del Prosecco, perché io in un mio intervento del febbraio del 2015, in un'interrogazione, dissi che sarebbe auspicabile che le colline del Vittoriese diventassero come le colline di Merano, dove i sentieri si intersecano all'interno dei vigneti. Questa sarebbe la mia aspirazione, che Vittorio Veneto potesse assumere quel tipo di conformazione, e il turismo arriverà a Vittorio Veneto non certo, adesso qua non interpretate in senso stretto quello che sto per dire, sicuramente i turisti arriveranno a Vittorio Veneto per le colline, per il Prosecco, per i sentieri, ecco il motivo della nostra mozione, e poi successivamente andranno a vedere i musei. Quindi metterei in primo piano l'ambiente e in secondo piano i musei, non come è stato detto in passato che i musei saranno il motivo di attrazione della gente a Vittorio Veneto e poi in secondo piano le bellezze naturalistiche. Io sono convinto del contrario, ecco, e volevo anche... No, io mi ricordo benissimo della valorizzazione del brand di Vittorio Veneto come città della guerra, eccetera, cioè della prima guerra mondiale e così via. Ecco. Grazie consigliere. A questo punto, visto che c'è stata la proposta che ritengo condivisibile, consigliere Bassetto, ultimo intervento. Sì, no, ma non avevo visto la prenotazione. Allora, nell'ordine, finisco il mio discorso. Potremmo sospendere il Consiglio 10 minuti, fare una conferenza di capigruppo, prima però la parola a Bassetto che si è prenotato e poi me la chiede anche l'assessore Napoli un attimo. Consigliere Bassetto. In parte mi ha già preceduto. Il consigliere Posocco ha risposto a Carnelos prima sul fatto che siete propositivi o no. Nessuno vi ha detto questa sera che non siete stati propositivi. Credo che tutti abbiamo accolto quella che è stata la vostra proposta, o con qualche perplessità. Consigliere Saracino, non è assolutamente un pretesto quello di 100.000 euro per non votare la proposta. Come, scusi? È un dubbio, non è un pretesto. Per me è qualcosa di diverso il pretesto. Non sono neanche d'accordo sul fatto che non sia ben vista perché è da parte della minoranza. A me... No, non dipende da come va a finire, dipende proprio da come viene accolta la cosa. A me maggioranza e opposizione, se una cosa è positiva, anche se viene dal... Consigliere Bassetto, finisca pure l'intervento. Anche se viene dalla minoranza, se la proposta è buona, io sono disposto ad accoglierla. Mi pare che da parte della maggioranza un invito sia stato fatto, mi pare che si voglia trovare un punto d'accordo. A questo punto però lo chiedo anche alla minoranza che ha fatto la proposta se è disponibile a accogliere l'invito che è stato rivolto da parte della maggioranza. Grazie. Grazie consigliere. Brevemente Napoli. Sì, prego. solo 3 cose. Allora, intanto mi pare che il dibattito stasera sia stato veramente utile e con lo spirito giusto. C'è stata una proposta della minoranza che ha alcuni aspetti secondo me problematici e la maggioranza ha dato atto che si tratta di un ragionamento condivisibile nel suo insieme. Ecco, un dibattito così, io sono stato 10 anni in Consiglio Comunale in minoranza con la Lega e non l'ho mai sentito. Addirittura una volta avevo presentato una mozione che riguardava l'ospedale e siccome non potevate votare contro, voi non c'eravate, forse Bruno c'era, a una certa ora tarda siete usciti e avete fatto mancare il numero legale pur di non votarla. Questo era lo spirito che governava il Consiglio Comunale in quegli anni. Quindi, ecco,
prendiamo atto. Prima questione. Seconda questione, la convenzione. Allora, la convenzione con i coldiretti per gli sfalci l'abbiamo fatta noi di 3 anni, strutturandola per bene, definendo con precisione le aree, definendo i costi con precisione, dando certezza ai coldiretti, i ragazzi dei gruppi che hanno potuto investire e acquistare i macchinari avendo un orizzonte temporale certo e certezza anche nei pagamenti, cosa che prima non avveniva, perché era tutto così, un po' così. Ecco. Tanto è vero che la convenzione con i Coldiretti Vittorio Veneto è stata portata all'Expo da Coldiretti Nazionale, quindi vuol dire che è stato un qualcosa di particolarmente significativo, del quale dobbiamo, credo, andare legittimamente orgogliosi come città, perché effettivamente stanno dando un servizio importante e fondamentale, insufficiente, d'accordo, però ci abbiamo messo 100.000 euro lì a tagliare erba, e per me 100.000 euro a tagliare l'erba è quasi, non dico uno spreco, ma tagliamo erba, non è che asfaltiamo una strada o facciamo cose importanti, ma è importante e lo facciamo ed è insufficiente, ma questi sono i limiti sui quali possiamo agire. L'imposta di soggiorno, allora l'imposta di soggiorno che è stata citata prima, vorrei ricordare che quando è stata istituita il 1° gennaio 2015, votata il 31/12, non mi ricordo più, a fine dicembre 2014, la minoranza ha votato contro, quindi non ci sarebbe l'imposta di soggiorno, non ci sarebbe l'ufficio IAT e forse non saremo neanche qui a discutere di ipotesi turistiche. Attenzione a come parliamo, cioè, poi il tema del turismo oggi è in grande evoluzione, è in grande cambiamento. Se non si fanno politiche di area e area anche vasta, un singolo comune, se è una grossa città che ha il suo richiamo, città d'arte, è un discorso, ma i nostri territori qui sono praticamente invisibili al resto del mondo, quindi dobbiamo metterci assieme con i territori, quindi anche il discorso dei sentieri va benissimo, ma ci vuole una politica coordinata con i comuni, con termini, in modo che si faccia. E non è vero che lo fanno, ma il problema è sempre la manutenzione, perché l'ipovia che è stata fatta da Feltre, che viene giù, eccetera, ci sono sempre i problemi di manutenzione sul territorio, e poi ci sono i privati, e poi. Quindi ci sono tante situazioni problematiche da gestire con equilibrio e intelligenza. Tutto qua, dopodiché la volontà di fare e di migliorare c'è in tutti, perché è interesse comune che ci sia uno sviluppo importante dal punto di vista del recupero del territorio. Ecco, questa è un'azione che si sta facendo, e per fortuna che c'è il lavoro che è stato fatto sul regolamento di polizia rurale, che finalmente ha messo assieme 15 comuni, che è una fatica abbastanza importante, portare 15 comuni al minimo comune denominatore. Adesso c'è il discorso della candidatura a UNESCO, che mi auguro vada a buon fine, che sarà un altro salto di qualità importante, in onori e in oneri anche. Ecco, quindi. Grazie Sole Napoli. Ultimo intervento, consigliere Dus. Prego, chiedo scusa, eccolo qua. Sì, allora, prima una battuta perché insomma, mi sembra opportuno. La testimonianza che aveva appena portato Napoli su quello che era l'atteggiamento del passato mi dimostra che, a differenza di quello che sostiene lei, signor Fasan, le nuove generazioni hanno qualcosa da insegnare a quelle vecchie, no? E che è lo spirito di collaborazione che questa sera emerge. Propongo a questo punto, dato che oltre alla lungimiranza ci deve essere anche un sano realismo, di ritrovarci di là solo come capigruppo e trovare la quadra di questa mozione. Grazie. Grazie consigliere Dus. Allora, proposta accolta, 10 minuti di sospensione. Prego. Consigliere, prego. Sì, Assessore, per non sembrare
non ho detto che la sua è un'apertura che apprezzo. Il progetto che come minoranza stasera stiamo presentando è un qualcosa di diverso. Al di là, apprezzo la sua apertura per sistemare la zona del Lago Morto, ma stasera è un po' diverso quello che stiamo discutendo. Grazie, che abbiamo in testa. Ecco. Facciamo la sospensione, facciamo la sospensione. Allora, 10 minuti di sospensione. Grazie. Ecco, ci siamo. Allora, riprendiamo la seduta del Consiglio Comunale. È stato formalmente, facciamo l'appello. Segretario, prego. Bassetto. Botteon. Carnelos. Darè. Darcier Caterina. De Bastiani. De Valier. Dus. Fasan. Fiorin. Maset, assente giustificata come prima, Posocco, Sant'Antonio, Saracino, Sonego, Tocchet, presente, Tonon Roberto. 15. Sì. Darè e Maset, assenti. Bene. Allora, riprendiamo il Consiglio Comunale. Consigliere Dus, a lei la parola. Sì. Dunque, durante la riunione di capigruppi siamo giunti ad un accordo che praticamente nella fase del deliberato diciamo che si impegna la Giunta di prevedere nella prossima previsione di bilancio 2017 e successivi una cifra congrua da destinare alla segnalazione e manutenzione dei sentieri, con particolare attenzione a quelli indicati negli allegati e alla creazione di aree di sosta. Inoltre di tenere in debito conto l'affidamento alle associazioni presenti nel territorio di Vittorio Veneto l'attività di manutenzione con modalità stabilite dalle competenti commissioni consiliari. C'è una parte che credo sia da stralciare, che è quella legata al preso atto che buona parte dei percorsi e sentieri presenti si presentino poco curati, sprovvisti di un'adeguata segnaletica e non forniti dai minimi servizi, panche, cestini, eccetera. Se volete la rileggo o la faccio rileggere, non so se volete. Che ritengo di stralciare l'accertato che la presente, il preso atto che buona parte dei percorsi e sentieri presenti prevalentemente nelle zone più marginali del territorio si presentano poco curati, sprovvisti di un'adeguata segnaletica e non forniti dei minimi servizi, panche, cestini e rifiuti. Diciamo questo. C'è bisogno che la depositi come... Sì. Certo. Bisogna che la firmiamo. Meglio. Tutti? Almeno chi la presenta, ma meglio se con gli altri È nell'allegato. Sì. È quello che è stato scritto nella riunione di capigruppo. Vabbè, che ho detto di togliere le premesse. Questa qua, preso atto. Sì, non l'ho tolto. Esatto, questo ho appena detto. Sì. Allora.
Questo c'è un po' di... No, ho finito io, dopo... No, se tutti sono d'accordo si vota il testo così emendato, no? Sì, anche. Però bisogna fare le dichiarazioni di voto, fai fare le dichiarazioni di voto. Allora, bisogna, allora riepilogando, prima delle dichiarazioni di voto, la mozione viene emendata togliendo il preso atto e inserendo nell'ultima parte, cioè nel deliberato, quanto ha letto il consigliere Dus, sostituendo integralmente il deliberato con quanto ha letto il consigliere Dus. Ok? Allora, se volete votiamo l'emendamento e poi votiamo la delibera, però altrimenti, visto che se siamo tutti d'accordo, votiamo la delibera così emendata. Ok? Ecco, allora io procederei in questo termine. Dichiarazioni di voto, se qualcuno vuole fare dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi a questo punto metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, cioè la mozione presentata dai consiglieri comunali Gianluca Posocco, Paolo Sant'Antonio, Fasan, Bruno, ad oggetto rivalutazione dei sentieri del Vittoriese per una promozione del patrimonio ambientale. La metto ai voti come emendata, secondo quanto è stato poco fa illustrato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità 15 su 15. Bene, grazie. E passiamo all'originale punto numero 2 all'ordine del giorno, e cioè documento unico di programmazione DUP 2017-2019, presentazione ed approvazione, con una precisazione. A pagina 3, in alto, proprio seconda riga, ecco, io leggo il capoverso intero. Il DUP 2016, ci siete? Allora, il testo recita: il DUP 2016-2018 e la nota di aggiornamento per il medesimo triennio sono stati aggiornati. Ecco, quel sono stati aggiornati va corretto con sono stati approvati. È il classico copia e incolla che è rimasto, d'accordo? Quindi, seconda riga, aggiornati viene sostituito da approvati. E poi per il resto, a pagina 2, prima di visto, allora, dopo considerato che, dopo il no, la delibera, sto parlando della delibera, no. Sto parlando della delibera. Sì, adesso vado io avanti qua. Tu mi chiami? Sì, adesso si sta. Beh, aspetti un attimo. E poi segretario, confermami, la commissione, dottoressa Costallone, la commissione è l'11-10, martedì 11, giusto? La terza commissione. Sì. Perfetto. Ecco, e poi dato atto che la terza commissione, Finanze, Patrimonio e Informatizzazione, ha esaminato il presente documento in data 11-10-2016. Bene, allora passiamo a discutere il punto numero 2, la parola all'assessore Napoli per illustrare brevemente il punto. Eccoci qua di nuovo. Allora, questa è la seconda volta che abbiamo l'opportunità di discutere di questo documento che è praticamente la conseguenza del cambiamento delle regole con le quali si costruiscono i bilanci, regole che sono state introdotte a partire, come nel caso ad esempio del DUP, proprio dal giugno del 2011, quindi c'era ancora, mi pare che ci fosse in governo ancora Berlusconi, Bossi addirittura, quindi stiamo citando dei personaggi che sembrano scivolati molto indietro negli anni nella nostra memoria, ma in realtà sono qui presenti negli atti che stiamo discutendo. Quindi il documento, quindi ci sarà, io faccio solo una breve introduzione riferendomi al documento che avete anche voi sul vostro tavolo. Poi faremo una
così un excursus delle varie componenti a cura della dottoressa Costalonga, che ha costruito anche materialmente il documento, e anzi la ringrazio per questo, assieme anche alla dottoressa Elvassore che è qua, che ha curato la parte, diciamo così, numerica relativa proprio ai dati di bilancio. È stato un lavoro molto molto impegnativo, questo lo abbiamo detto l'anno scorso perché è stata la prima esperienza, e quindi però anche quest'anno, nonostante che sia stata la seconda volta, insomma è sempre un documento abbastanza impegnativo da mettere assieme, sia nella parte documentale e anche nella sua veste grafica, insomma, no? Perché già i documenti di bilancio non sono granché dal punto di vista dell'attrattività grafica, e quindi bisogna cercare di renderli più così più aggraziati e che così ci consentono una lettura più agevole. Quindi io vi faccio un attimo questa presentazione. Quindi il documento unico di programmazione degli enti locali, d'ora in poi DUP, rappresenta la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso sostituisce la relazione previsionale e programmatica e, diversamente da questa, non è un mero allegato al bilancio, ma costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione triennale, in quanto diventa strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. L'obiettivo primario del DUP è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione triennale, del piano esecutivo di gestione, il PEG cosiddetto, e la loro successiva gestione. Quindi adottare un documento unico presenta il vantaggio di rendere possibile l'integrazione delle scelte di medio e lungo termine, con conseguente eliminazione della frammentazione delle scelte e di ridurre il rischio di contraddizioni ed incoerenze nel quadro programmatico. La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118. I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interessi di a. conoscere relativamente a missioni e programmi di bilancio i risultati che l'ente si propone di conseguire, b. valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. Una breve introduzione. Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotta dal decreto legislativo 118/2011, svolge un ruolo centrale perché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate sezione strategica e sezione operativa. La sezione strategica, SES, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua coerentemente con il quadro normativo gli indirizzi strategici dell'ente. La sezione operativa, SO, partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie necessarie per raggiungerli. Poi il documento contiene tutta una serie di elementi di carattere generale che inquadrano le caratteristiche principali della nostra città e del nostro comune. C'è, come dicevo prima, uno stretto legame con il programma di mandato dell'amministrazione, a differenza di quanto succedeva nel passato, che c'era un programma elettorale che si traduceva in programma di mandato e poi questo rimaneva lì e nessuno se ne ricordava più. Adesso questo è il programma di mandato, è un qualcosa che rimane vivo e viene, come dire, mantenuto lungo e ripetuto dunque tutti i 5 anni del mandato, e in base a questo si costruiscono i documenti di programmazione. Quindi ci deve essere una coerenza fra quello che si pensa
e si mette nei programmi elettorali e quanto poi si va a fare a livello di amministrazione. Questo è un cambiamento non da poco, perché chi ha avuto esperienze di costruzione di programmi elettorali sa benissimo che molte volte si scrivono delle cose e poi magari questo stesso programma riletto a qualche anno di distanza dice: ma davvero abbiamo scritto queste cose? Per dire una riflessione magari così, forse autobiografica qualche volta. Ciò detto, e finisco, poi tutto questo documento converge alla fine con degli indicatori, perché ovviamente questo cambiamento strutturale del bilancio nasce da una, manco a dirlo, non dico imposizione, ma un suggerimento molto forte da parte dell'Unione Europea, nel senso che l'Unione Europea era ormai stanca di trovarsi con dei bilanci che provenivano dall'Italia, dei quali non si riusciva a capire come stavano le cose, e quindi è stato imposto uno schema di una costruzione di uno schema di bilancio, non a caso si chiama armonizzato, perché dallo Stato fino all'ultimo comune segue come dire, uno schema prefissato entro il quale ciascuno trova la sua collocazione, e quindi alla fine è agevole risalire e fare un bilancio consolidato. No? Sarebbe come se, non so, una grossa azienda che ha varie aziende sotto di lei non riuscisse alla fine anno a costruire il bilancio, perché ciascuna azienda costruisce il bilancio come gli pare. Quindi è una situazione così di sofferenza che stiamo vivendo in questi anni, che però dovrebbe nell'arco di qualche anno portare ad essere messi a regime con una contabilizzazione dei bilanci dei comuni che sia veritiera e funzionale. Quindi il bilancio, poi il DUP, si articola in tutta una serie di appunto punti che poi vanno singolarmente sviluppati, e questi poi servono anche come misuratori degli obiettivi alla fine, no? Quindi ci deve essere una programmazione, uno sviluppo delle indicazioni programmatiche, le risorse che vengono assegnate e poi la possibilità di misurare i risultati alla fine. Quindi tutto questo significa che ci sono degli indirizzi strategici che derivano dalle linee di mandato, degli obiettivi strategici, i quali si suddividono a cascata in obiettivi operativi e poi giù ancora in missioni e programmi. Quindi c'è tutta una sequenza logica di documentazione che suddivide nel dettaglio gli interventi che si intendono promuovere. Alla fine questo, come dire, rende possibile la verifica del grado di attuazione dei programmi e dà anche la possibilità in modo più, come dire, più preciso anche alla struttura tecnica operativa del comune per portare avanti il programma che viene loro assegnato. Ecco, io mi fermo qui e procediamo con la proiezione, e la dottoressa Costallonga ci farà così un commento man mano che scorrono le immagini. Ecco. Sì, dunque buonasera a tutti. Allora, dunque il documento è stato elaborato ovviamente seguendo la struttura di quello dell'anno scorso, sia del documento iniziale. È troppo lontano? Sì, eccola. Aspetta che è tutto storto. Okay. Allora, è stato elaborato sulla base del documento che ha diciamo, strutturato l'anno scorso, quindi per il triennio 2016-2018, sia appunto il documento iniziale sia la successiva nota di aggiornamento che è stata presentata in occasione dell'approvazione del bilancio avvenuta appunto ad aprile 2016. Come diceva appunto l'assessore, il DUP si compone appunto di due parti, la parte prettamente strategica e la parte operativa.
La parte strategica è condizionata, cioè per l'esame diciamo per l'elaborazione della parte strategica occorre tener conto di alcune condizioni esterne, per cui dopo diciamo l'elaborazione dopo aver riportato le linee programmatiche del mandato elettorale, quindi siamo a pagina 18, abbiamo elencato le condizioni esterne che l'amministrazione deve tener conto per l'elaborazione dell'analisi delle strategie, quindi degli obiettivi strategici. Quello che condiziona le scelte strategiche sono ovviamente lo scenario economico nazionale e quindi le prospettive che il governo individua per il futuro, quindi troverete diciamo la parte che riporta i dati del DEF, della nota di aggiornamento del DEF, e poi le misure di maggiore interesse per i comuni che sono sostanzialmente dettate dalla legge di stabilità, che ovviamente nel momento che siamo andati a redigere questo documento è la legge di stabilità del 2016, che ha appunto imposto una serie di condizioni, quali ad esempio il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie, ha stabilito ha dato altre indicazioni, e ha modificato il patto di stabilità, che non si chiama più patto di stabilità ma si chiama appunto si chiama vincoli del bilancio pubblico, dettando quindi delle regole diverse per la determinazione. Ha stabilito condizioni diverse per quanto riguarda il blocco assunzionale dei comuni. E poi ricordiamo anche che quest'anno e quindi è anche l'anno in cui è entrata in vigore la riforma degli appalti, quindi ad aprile abbiamo praticamente il nuovo codice degli appalti. Altro elemento che condiziona, cioè altri elementi che condizionano sempre come condizioni esterne, sono ovviamente che il comune deve tener conto, l'amministrazione deve tener conto nelle sue strategie, ovviamente sono la popolazione, il territorio, la propria economia, l'economia, lo sviluppo dell'economia locale e i parametri per identificare i flussi finanziari, che sono sostanzialmente la rigidità ad esempio del bilancio, e parametri per valutare se il bilancio è un bilancio che può andare verso una situazione di tranquillità oppure una situazione di predissesto, che ovviamente non è il nostro caso, cioè non è il caso di Vittorio Veneto, però sono condizioni che ovviamente l'amministrazione nel valutare e nel costruire il proprio documento programmatico deve tener conto. Queste sono sostanzialmente le condizioni esterne. Per quanto riguarda invece le condizioni interne, sempre che vanno valutate per la costruzione del DUP, siamo a pagina 47. Sono sostanzialmente l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, le risorse umane che ovviamente il comune dispone e ovviamente gli indirizzi sulle risorse e sugli impieghi.
Una volta che ha esaminato praticamente queste condizioni interne e condizioni esterne, viene quindi costruito il DUP, tenendo conto ovviamente anche della politica che l'amministrazione intende effettuare sia a livello di politica tributaria che di politica tariffaria. Come ho detto prima, relativamente ai tributi, essendo previsto con la legge di stabilità il blocco delle aliquote tributarie, nella costruzione di questo documento è stato previsto l'invarianza delle aliquote per il triennio 2017 e 2019. Lo stesso per quanto riguarda la politica tariffaria. Al momento nella costruzione di questo DUP l'amministrazione ha scelto appunto di non intervenire con cambiamenti a livello tributario, a livello tariffario, tariffo, quindi parliamo dei servizi a domanda individuale. Passerei quindi diciamo alla parte relativa agli mi soffermerei un attimo sull'indebitamento quindi siamo a pagina 89, dove appunto è riportata la tabella relativa alla percentuale massima prevista per contrarre mutui. Come vedete noi siamo al di sotto del limite teorico degli interessi che a pagina 90 è previsto in 1.800.000 per il 2017, 18 e 19, e noi abbiamo un'esposizione effettiva di 278 euro, per cui diciamo molto 278.000 euro, quindi molto bassa. Abbiamo, come sapete, il Comune di Vittorio Veneto ha questi due contratti di finanza derivata, due derivati, relativamente al quale sulla base dell'indirizzo che è stato dato dall'amministrazione è stata indetta una gara per individuare un professionista esterno che esamini la situazione e quindi sulla base dell'analisi che produrrà a breve, perché appunto la gara per individuare il professionista si è conclusa qualche settimana fa, e per individuare appunto un possibile percorso per questi derivati, cioè per vedere se c'è una possibilità di rinegoziare questa situazione, cioè questi contratti attualmente in essere, anche sulla base di una segnalazione che abbiamo avuto recentemente dalla Corte dei Conti, che ha proprio chiesto che cosa il Comune di Vittorio Veneto sta facendo per questi due contratti che ci sono in essere. Successivamente, quindi siamo a pagina 91, c'è la situazione cioè vengono rappresentati gli equilibri di competenza e di cassa, e quindi queste tabelle evidenziano come il bilancio sia attualmente un bilancio anche in proiezione, un bilancio ovviamente in equilibrio. Andiamo poi a pagina 97, dove abbiamo riportato, perché ovviamente un elemento fondamentale per l'elaborazione del DUP è la struttura organizzativa dell'ente e di quante risorse umane l'ente può disporre ovviamente per portare avanti gli obiettivi. E quindi l'anno scorso l'amministrazione ha fatto appunto un intervento di ristrutturazione, di riorganizzazione della struttura comunale, individuando due grandi aree operative, cioè un'area prettamente diciamo di staff, alla quale appartengono appunto tutte le unità, quelle attinenti agli affari generali, e un settore
settore, e il settore invece economico-finanziario, e questa appunto è un'area di servizi di staff per tutti gli altri diciamo uffici. E poi invece abbiamo l'area dei servizi di line, che sono appunto i servizi che si rivolgono verso l'esterno, quindi appartengono a quest'area tutte diciamo gli uffici, quindi parliamo dell'ufficio tecnico, ufficio edilizia privata e poi tutto il settore cultura, biblioteca, scuola e sport. Le tabelle seguenti riportano la situazione attuale del personale. Attualmente abbiamo praticamente 153 dipendenti, 3 dirigenti a tempo indeterminato, di cui uno in comando, e un dirigente a tempo determinato. Questa è l'attuale forza lavoro che dispone il Comune di Vittorio Veneto. Le tabelle seguenti riportano sostanzialmente il nuovo patto di stabilità, che non si chiama più patto di stabilità, ma dove c'è un meccanismo nuovo per il calcolo degli equilibri di bilancio. Successivamente siamo quindi a pagina 104. Vengono riportate le tabelle, cioè la tabella in cui sono riassunti gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici. Allora, sono stati appunto dalle linee di mandato, e queste diciamo tabelle sono perfettamente identiche al DUP del triennio precedente, anche perché appunto le linee strategiche coprono l'intera durata del mandato dell'amministrazione. Quindi sono state appunto individuate 7 indirizzi strategici ricavati appunto dal mandato amministrativo, e da questi 7 ambiti strategici sono stati ricavati 22 obiettivi strategici, che sono perfettamente identici a quelli dell'anno precedente. E ovviamente a questi obiettivi strategici corrispondono le missioni che sono previste dal decreto legislativo 118. Io non starei a leggerle, ok, benissimo. Dagli obiettivi strategici si passa quindi agli obiettivi operativi. Siamo a pagina 113. Ecco, relativamente agli obiettivi operativi, qui c'è qualche cosa che è stata modificata rispetto alla nota di aggiornamento attualmente vigente, essendo questo diciamo il DUP che va a coprire il prossimo triennio, quindi 2017 e 2019. Sono stati diciamo rivisti gli obiettivi operativi che erano ancorati al 2016, per cui ad esempio, tanto per farvi un esempio, il primo obiettivo operativo che l'anno scorso, il primo obiettivo operativo 1.1.1, che era relativo alla ridare vita ai consigli di quartiere, è chiaro che se cioè, l'elezione dei comitati di quartiere avviene nel 2016, nel 2017 e anni successivi non si può più parlare di ridare vita ai consigli di quartieri, per cui è stato un attimo modificato, e quindi l'obiettivo operativo per il prossimo triennio relativamente ai comitati di quartiere si chiamerà valorizzazione dei consigli di quartiere. Quindi diciamo sono stati eliminati tutti quegli obiettivi, cioè alcuni obiettivi che erano ancorati al 2016, come ad esempio anche gli eventi collegati alla celebrazione del 150° anniversario. Lo troviamo nel DUP dell'anno precedente, del triennio precedente, e ovviamente dal 2017 non è stato ovviamente eliminato. Sono poi stati rivisti alcuni obiettivi operativi, in quanto considerati più obiettivi di PEG che obiettivi operativi, per cui il numero degli obiettivi operativi si è un attimo diciamo ridotto, perché alcuni obiettivi sono stati appunto riportati nel PEG. Ecco, nella parte diciamo descrittiva delle varie missioni
quindi siamo praticamente a pagina 122, dove inizia appunto la descrizione delle missioni, dove appunto trovate la prima parte, diciamo, in corrispondenza di ciascuna missione. Ad esempio la missione 1 trovate praticamente gli obiettivi, l'elencazione degli obiettivi strategici con le finalità e i risultati da raggiungere, e a cui seguono poi i vari programmi. Ecco, all'interno dei vari programmi, rispetto all'anno scorso, è stato indicato l'amministratore di riferimento, che l'anno scorso appunto non era previsto, e anche il dirigente responsabile di ciascun programma, che era stato proprio chiesto nel corso del dibattito del DUP precedente. L'ultima parte del DUP riassume sostanzialmente, cioè evidenzia la programmazione di personale, delle opere pubbliche e patrimonio, per cui siamo praticamente a pagina 222, dove appunto per i comuni della regione del Veneto, tra cui appunto il comune di Vittorio Veneto, si è riaperta la possibilità di fare delle assunzioni di personale, perché tutto il personale di area vasta, cioè quello delle province, è stato ricollocato all'interno della regione Veneto, per cui anche per il comune di Vittorio Veneto adesso si apre la possibilità di poter diciamo intervenire, fermo restando ovviamente i vincoli normativi e finanziari vigenti, perché comunque ci sono sempre dei limiti finanziari da rispettare. Si riapre la possibilità di poter assumere personale, per cui è stata fatta, diciamo, una previsione 2017-2019, tenendo presente che però il Comune di Vittorio Veneto va incontro, soprattutto il prossimo anno, a un notevole numero di pensionamenti che sono già programmati. Ecco, direi che appunto si conclude con la parte, diciamo, una previsione relativamente ai permessi a costruire, le alienazioni e una stima delle alienazioni e le unità immobiliari che l'amministrazione individua come possibili, diciamo, immobili da alienare nel triennio 2017-2019. E qui si conclude il DUP. Velocemente. Adesso vengono le domande. Basta, cosa vuoi che dica? Sì, prima di iniziare il dibattito, un'altra precisazione. Sì, no, solo così per ringraziare la dottoressa Costalonga, che così ci ha un po' accompagnato nella lettura di questo documento, che diciamo, essendo la seconda volta che lo vediamo, magari siamo un po' più, abbiamo preso un po' di confidenza in più rispetto all'anno scorso, che era un qualcosa di estraneo alla nostra tradizione, diciamo così, come per tutti gli altri comuni del resto. Quindi se ci sono domande o richieste, qui abbiamo i due tecnici che lo hanno costruito, poi insomma la parte politica siamo qua. Sappiamo che come l'anno scorso c'è lo spazio per produrre delle osservazioni, delle richieste che verranno valutate in sede di nota di aggiornamento del DUP, che verrà fatta a dicembre assieme col bilancio. Quindi perché ovviamente questo documento è propedeutico al bilancio, quindi prima dell'approvazione del bilancio ci deve essere l'approvazione del DUP, eventualmente aggiornato o modificato come dir si voglia da parte della Giunta. Quindi diciamo che questa sera le opzioni sono due, come è scritto anche in delibera, quindi rilevato che Arconet,
qui leggo dal dispositivo, nella risposta alla FAC eccetera, indica che il Consiglio Comunale deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi in una approvazione nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici ed operativi del Consiglio. 2. In una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. Quindi anche osservazioni che dovessero essere presentate questa sera vengono valutate comunque successivamente. Quindi tutto qua. Bene, allora apriamo il dibattito. Primo giro di interventi. Ma io, come è consuetudine, almeno da quando sono Presidente del Consiglio, nel primo giro di consultazioni sarebbe meglio concentrarsi sulle domande più tecniche, poi magari così possono rispondere i tecnici e poi su quelle di carattere più politico. Comunque c'è la massima libertà. Consigliere Saracino, prego. Buonasera a tutti. Allora, domande tecniche. Pagina 42, altre dotazioni. Vedo sulle farmacie comunali, credo che sia solo un errore, quindi chiedo che venga rettificato subito, che dal 2019 avremo 0 farmacie comunali. Quindi chiedo se è un errore veramente di trascrizione o magari qualche novità. Se è un errore chiedo che venga subito modificato. Dopodiché, l'ho presieduta, vede, molto più sveglio. Dopodiché, altre osservazioni tecniche, pagina 57, gestione economica, vedo che c'è un aumento, chiedevo come mai c'è questo. Pagina 57, gestione economica e finanziaria, programmazione, c'è un aumento di quasi 100.000 euro, volevo capire come mai c'è questo aumento. Dopodiché noto che per il turismo siamo fermi a 88.000 euro. Protezione civile, ecco, questo mi preoccupa perché passiamo da 25.000 euro a 10.000 euro nel 2018. Insomma, visto i tempi che corrono, prevenire è meglio che curare. Sempre a pagina 57. No, pagina, questa è 62. 66 per l'esattezza. E dopo chiedo se ho sbagliato a capire che c'è una riduzione di budget per le politiche sociali e famiglie dal 2017 al 2018, meno 104.000 euro se non erro. E dopodiché, visto che ci sono persone che vanno in pensione, chiedevo, visto che abbiamo l'IPA Banzoni, quei 3 dipendenti, se non potevano essere assorbiti dal comune. Grazie. Posso fare una breve intervento di metodo? Allora, noi in questa sede non entriamo nel dettaglio dei capitoli di bilancio, perché capire perché c'è una riduzione piuttosto che un aumento su un capitolo, può essere che c'è ad esempio la riduzione di un trasferimento regionale su una determinata voce, oppure ci può essere una diminuzione di un contributo che vengono dalle famiglie di persone che erano ricoverate in casa di riposo perché magari sono decedute e quindi formalmente nel bilancio c'è un contributo in meno, c'è un'uscita in meno, in realtà non è così. Stessa cosa può valere per la protezione civile, perché magari nell'anno precedente erano previsti dei lavori afferenti alla sede che adesso non ci sono più, quindi questo è il documento programmatico, è un documento di carattere generale che sta sopra il bilancio. Quindi il dettaglio poi di tutti gli interventi e le motivazioni per le quali ci sono scostamenti in più o in meno li vedremo in sede di bilancio. Consigliere Dus, prego. La mia è un'osservazione di tipo politico più che di dettaglio economico legato a dispostamenti di voce di bilancio e mi riferisco alla missione 05 e relativi programmi che è appunto la valorizzazione di beni e attività culturali. C'è un punto che a noi consiglieri tutti e so anche alla Giunta sta particolarmente a cuore, che è quello legato alla rassegna d'archi che si svolge nella nostra città fin dal 1962
e che ha portato il nome di Vittorio Veneto in numerosi conservatori d'Europa. È una questione che, ripeto, è nota, ed è noto anche come mai sono state fatte determinate scelte. Chiederei però che venisse spiegato il motivo, se è possibile, magari anche dall'assessore di comparto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio, prego. Sì, allora, in questo primo intervento solamente domande di tipo tecnico. Volevo chiedere all'assessore al bilancio se, giusto per capire, se ci sono delle strategie in termini di ridiscussione dei contratti con i fornitori e come funziona, cioè se alla scadenza dei contratti con i vari fornitori del comune si ridiscutono, piuttosto che se c'è un gruppo di lavoro che va a vedere tutti i contratti in essere e cerca di fare efficienza. Questo dal punto di vista, la domanda è per la diminuzione ovviamente dei costi, visto che nel mondo reale, insomma, sta succedendo una cosa di questo genere, le aziende tendono a diminuire i costi. Volevo capire se dal punto di vista del comune è in atto un processo di questo genere. La seconda, penso alla ragioniera del comune, se il blocco dell'IMU e della Tasi eccetera è compensato adeguatamente dai trasferimenti dello Stato o meno, insomma, ecco, per capire qualitativamente il bilancio. Una domanda all'assessore Turchetto sempre qualitativa, ho visto che c'è nel programma l'elettrificazione della metropolitana in superficie. Siccome ultimamente sono stati ho visto sul giornale un po' di botte e risposta, volevo capire com'era la situazione di questa infrastruttura, insomma, dell'evolvere di questa infrastruttura. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere D'Arè, prego. Sì, ho sentito in un passaggio della dottoressa Costalonga, quando ha parlato di una segnalazione alla Corte dei Conti sui derivati, se era possibile capire e entrare nello specifico di cosa si trattava, tanto anche per capire si parla di bilancio, quindi credo che poi vada nell'interesse generale della discussione. Grazie. Consigliere Botteon, prego. Sì, un breve intervento solo per ribadire un mandato che ho avuto come Presidente della Commissione Bilancio, dalla mia Commissione, ovvero abbiamo osservato che secondo noi il DUP potrebbe essere il documento ideale dove inserire un riepilogo dei bandi a cui partecipa il Comune di Vittorio Veneto. Cioè avere una sezione all'interno del DUP dove inserire il collettore unico di quelli che sono i bandi a cui partecipa il Comune. Ci sembra che sia importante perché, essendo un documento di tipo politico, per riuscire a inquadrare in maniera complessiva l'azione politica è sicuramente importante anche capire a quali bandi regionali, europei il Comune partecipa, per cercare di reperire risorse per alcuni progetti. Quindi la richiesta che facciamo quindi al segretario e alla giunta per il prossimo DUP, sicuramente non per questo, è quello di prevedere l'inserimento di una sezione dove inserire i bandi a cui partecipa il Comune di Vittorio Veneto, con l'importo ovviamente e le finalità, con una piccola sezione riepilogativa. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Posocco, prego. Grazie. Allora, la dottoressa Costalonga ha appena parlato di ricollocazione del personale di Area Vasta. Allora volevo chiedere alla dottoressa Costalonga se il personale di Area Vasta è riferito a quello magari delle province, e ho visto che il Comune di Vittorio Veneto assumerà 3 persone in D, col contratto in D, mi sembra che sia previsto. Volevo capire, in ottica dei famosi risparmi delle province, tanto decantati, se a questo concorso, mi conceda il termine, non so se tecnicamente sia corretto, possono partecipare anche persone che in provincia erano in C o in B. Ecco, una curiosità,
perché poi ben per loro diventeranno un D, però i risparmi famosi delle province in questo caso non ci sono. Ecco, da un punto di vista del DUP, è un documento con cui appunto stiamo cominciando a provare a capire qualcosa per persone come me che appunto di bilancio non ne masticano tanto. Notavo nel piano opere pubbliche che sono uscite, vabbè, oltre all'ampliamento della Sauro che è uscito anche, sono usciti anche 560.000 euro dell'efficienza del risparmio energetico sull'impianto di illuminazione pubblica. Volevo capire se è uscito, perché mi sembra che questi soldi fossero vincolati alla partecipazione di un bando e probabilmente questo bando, che mi risulta essere regionale, non è andato a buon fine, quindi volevo capire se era per questo motivo. Un'altra domanda su cui ho già anticipato prima è questa famosa a pagina 54, scusate, dove ci sono previsti 45.000 euro riferito all'imposta di soggiorno e diritto di affissioni. Allora, se sono 45.000 euro, volevo capire, perché qua i dati non tornano con il turismo che va bene nell'area vittoriese, sì va bene, però se in questi 45.000 euro è prevista anche la tassa di soggiorno, calcolando che mediamente la tassa di soggiorno a Vittorio Veneto va da 1 euro al giorno a 1,60 euro per gli hotel di 3 stelle, quindi ipotizziamo una media di 1,30 euro, fino a un massimo di 5 giorni di soggiorno, a me risulta che le persone previste nel 2017 siano circa 33-34.000 presenze, che sono più o meno i dati degli altri anni, mi sembra, non voglio sbagliare. Mi interessava capire, che è presente in questo DUP e non c'era nel precedente, il fondo di riserva a cosa si riferisce, ma il fondo di svalutazione crediti. Sono previsti 205.000 euro. So che il Comune avanza circa 8 milioni di euro di crediti. E 8 milioni di euro, sì. E chiedevo se questi 205.000 euro sono un fondo previsti per 3 anni, no, addirittura nel 2018 e 2019 sono previsti più soldi, è per qualche credito che il Comune non incassa tecnicamente, non può incassare, non lo so, qualche fallimento, e allora mette in bilancio un fondo di svalutazione perché non può incassare qualche credito che ha qualche credito. Non so, chiedo. Altre osservazioni? No, ho visto, mi interessava i 2 milioni di alienazioni previste per il 2017 e da quello che ho visto nel capitolo alienazioni nei terreni, che sono previsti 500.000 euro nel 2018, volevo capire se appunto è il famoso brolo che viene messo in vendita previsto nel 2018. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani, prego. Grazie. Sì, anch'io ho colto quel passaggio della dottoressa Costalonga che ha citato questa domanda della Corte dei Conti in riferimento ai derivati, e volevo capire quando è pervenuto, quando è stato fatto, quando la Corte dei Conti appunto ha chiesto questi chiarimenti, se una settimana fa o se un anno fa, insomma, per capire come funziona. Poi il DUP, siamo alle prese con questo nuovo strumento e ancora non mi sono chiari dei meccanismi. Mi riferisco alle osservazioni che si possono presentare. Allora, ipotizziamo che un consigliere, che io voglia presentare un'osservazione al DUP che si vota questa sera. Ipotizziamo che io voto a favore del DUP. Ipotizziamo che la mia osservazione non venga accettata da non so chi sia preposto ad accettare o respingere la mia osservazione.
e ipotizziamo che io avrei voluto votare il DUP solo a condizione che la mia osservazione venisse accettata. Allora, se riuscite a spiegarmi un attimo come funziona questo meccanismo. L'altra cosa che volevo chiedere è sempre in funzione al funzionamento del DUP e in riferimento al tema di cui ha già citato il consigliere Dus, del concorso di violino, no? Allora, perché io sono andato a riguardarmi il DUP dello scorso anno e la missione 5, obiettivo operativo 5.2.13, c'era concorso nazionale biennale di violino e Lorenzo da Ponte. Esercizi di riferimento: in occasione della 32esima edizione del concorso nazionale biennale di violino premio Città di Vittorio Veneto sarà attivata una collaborazione con Un'Industria Treviso per la valorizzazione della figura di Lorenzo da Ponte quale testimone di Vittorio Veneto nel mondo. Adesso abbiamo capito che questa edizione è saltata, quindi volevo capire in questo caso il DUP che valore ha, cioè che meccanismi si innescano, cioè se il Consiglio Comunale ha approvato un DUP e un obiettivo, come è possibile, immagino, cioè, non credo che sia obbligatorio, possibile che venga realizzato tutto quanto, però voglio dire, scattano dei meccanismi, scattano degli allarmi, vengono fatte delle segnalazioni, cioè, come funziona nel caso che appunto un obiettivo non venga raggiunto, che conseguenze ha nell'anno successivo? Ecco, per il momento mi fermo. Grazie. Consigliere Fasan. Grazie Presidente. Sarò sincero, questo DUP non mi piace. Non mi piace assolutamente, soprattutto nelle linee programmatiche di mandato. E pertanto la mia valutazione sarà quasi esclusivamente politica. Un paio di domande alla fine. Però prima lasciatemi fare una riflessione, visto che sono padrone del mio tempo, sulle convocazioni del Consiglio Comunale. Prima di cominciare voglio ringraziare l'amministrazione per la convocazione di questo Consiglio. Dopo una pausa estiva di quasi 3 mesi, ero più curioso di vedere fino a che punto si sarebbe spinto il modo di operare della maggioranza che si nega al confronto consiliare, che preoccupato di constatare come la funzione del Consiglio sia scavalcata ed esautorata dalle riunioni di giunta, dove gli atti di indirizzo votati dal Consiglio e con fiducia mai riposta nelle mani della giunta diventano la fine delle varianti, delegando al Consiglio unicamente la funzione di presa d'atto di decisioni già prese. A conferma delle mie riflessioni, nella memoria difensiva presentata al TAR contro la mia mancata convocazione del Consiglio 30/11/2015, l'ufficio legale del Comune si era espresso con termini che delegittimavano la mia funzione di consigliere e capogruppo, mettendo in dubbio l'utilità e l'efficacia dei miei interventi. Potete fare a meno di ascoltarli, qualcuno li ascolterà. Dal momento che l'ufficio legale del Comune si esprime su indicazione dell'amministrazione, non credo che il suo pensiero si possa discostare dalle considerazioni della stessa, dove non manca di far osservare come l'inutilità della maggioranza, in quanto la maggioranza ha i numeri per votare qualsiasi punto, con buona pace della rappresentatività democratica di almeno la metà dei vittoriesi, risparmiando assiomi e considerazioni degne dell'anteguerra. Per una volta ancora sono d'accordo con il Presidente della quarta commissione consigliare, che se n'è andato, che in tempi non sospetti, sindaco D'Arè, aveva attaccato il Presidente del Consiglio Antiga rifacciandogli di non aver convocato per ben 2 mesi il Consiglio e di aver ricevuto la non modesta somma di 2.600 euro, senza aver fatto niente, accusandolo fra l'altro con questo suo scarso impegno di rubare i soldi dei cittadini. Tutte cartine messe via.
Non credo che il Presidente De Bastiani, del quale riconosco l'addirittura morale, abbia cambiato pensiero solo perché è cambiato il Presidente del Consiglio. Per fortuna ho avuto la prudenza di conservare in tutti questi anni un po' di documentazione delle attività delle precedenti minoranze e posso dire che la stessa mi è stata di aiuto nel formare la mia capacità di controllo, di stimolo della maggioranza, pur non riuscendo minimamente ad avvicinare la loro bravura e professionalità data da ben 15 anni di ferma opposizione. Entriamo nel merito. Il documento unico programmatico è uno strumento di governance dovuto dall'amministrazione nel quale la stessa esprime i propri programmi da realizzare nei 3 anni seguenti e serve per predisporre il bilancio di previsione triennale, il piano esecutivo di gestione e la loro gestione. C'è sempre la possibilità di integrare e di modificare il piano, però credo non sia credibile pensare di dotare l'attuale DUB avendo già l'obiettivo di cambiarlo o di integrarlo. Nel comune senso della credibilità propria di ogni amministrazione eletta dai cittadini su un programma, credo sia impensabile pensare di applicare il gioco dei 3 bussolotti, scusate l'accostamento, ma il paragone che meglio si addice, e cambiare le carte ogni qualvolta se ne sente la necessità. Necessario quindi che nulla di quanto avverrà nei prossimi 3 anni in città e nella sua amministrazione sarà possibile se non è inserito nel DUP. Lo stesso DUP è per lo più frutto delle promesse elettorali, quindi è sicuramente gravoso per l'amministrazione, perché si sa che non è per niente facile mantenere le promesse fatte, particolarmente quelle per le quali nessuno è in grado di garantire e sulle quali l'attuale amministrazione ha felicemente costruito il proprio vincente percorso. Ma poi, leggendo nel documento le linee programmatiche di mandato, ho avuto l'impressione di leggere il DUP di un'altra amministrazione. Tali erano tante ed evidenti discrepanze indicate con la realtà dei fatti. Solo per citare un esempio, visto che è una delle poche cose che è stata portata a compimento, testualmente: massima trasparenza nella gestione dell'Istituto Cesana Malanotti, con la reintroduzione delle minoranze in consiglio di amministrazione. Obbligo per la trasparenza di rendere pubblici gli atti dell'ente e dei suoi bilanci. Credo che sia quasi impossibile fare di meglio. 3 affermazioni disattese in 1 riga e mezzo. Vorrei sapere da chi è rappresentata la minoranza nel nuovo Consiglio, da chi è garantita la trasparenza degli atti amministrativi, vista la difficoltà per accedere agli atti, e quale funzione si sia arrogata l'amministrazione comunale nella gestione di un ente autonomo il cui solo riferimento è per legge la Regione. Altra affermazione di cui si può discutere all'infinito, ma che nella realtà di fatti è disattesa dai fatti, ed è sotto gli occhi di tutti: sviluppo e potenziamento della rete di supporto agli anziani, con particolare attenzione alle periferie. Niente po' di meno che. Cosa ancora di più dannoso in programma l'amministrazione per confermare il proprio interesse per gli anziani nelle periferie? Posso affermare che la sola cosa che è cambiata per loro è il grado di preoccupazione per l'indesiderata vicinanza di nuovi residenti che, inopinatamente e senza alcun riguardo per la volontà dei cittadini, la prefettura, come dice il sindaco, ha assegnato alle periferie, bypassando regole urbanistiche e le indicazioni del governo sul grado di ricettività dei comuni, come beneplacito della Giunta, che ha preferito sistemare gli ingombranti ospiti nelle periferie invece di accoglierli nel cortile di casa propria. Al cittadino vittoriese che da casa ascolta il Consiglio Comunale sicuramente premerà sapere quale sia l'argomento progetto di maggior spessore inserito nel DUP 2017, 18, 19. Quelli che stanno ascoltando dicono: ma a Vittorio, qual è la roba più importante? Tra i 3 argomenti che a mio parere meritano i primi 3 posti in un possibile graduatorio di interesse, credo che possano essere indicati il traforo di Sant'Augusta, con una sita al momento incerta, Piazza Meschio, della quale da 8 mesi non si sa più niente, e la questione legata all'ospitalità presente e futura dei migranti attualmente sul territorio comunale, di quali l'amministrazione si guarda bene di fornire dati di alcun genere. Di questi 3 punti qualificanti non ho trovato traccia nel DUP, né nelle pieghe degli argomenti di bilancio né nelle tabelle dedicate ai progetti di lavori pubblici. Siete interessati? Vado avanti? Presidente, vado avanti? Va bene. No, sento che c'è un vocio qua di approvazione. No,
Nel momento che il DUP è di difficile lettura, almeno per un non addetto come io sono, pregherei l'amministrazione di indicare dove si c'erano indicazioni riguardanti su quanto sopra espresso. Pure del progetto Serravalle Nord e del suo prosieguo non c'è traccia. In commissione, va bene? 7 minuti. Quanti? Sì. No, Ho finito? se deve finire, finisca No, mi pure. manca una paginetta, dai. Finisco dopo. Intanto posso rispondere qua. Grazie. Allora, vedo che è finito il primo giro di interventi, quindi primo giro di risposte. Assessore Uliana che mi ha chiesto, perché poi deve assentarsi. Prego. Allora, io ringrazio i consiglieri che mi hanno fatto questa domanda perché mi permettono di chiarire con tutti quella che è stata la questione del concorso di violino. Devo dire che consigliere De Bastiani, sto rispondendo anche a lei se mi ascolta. Grazie. Grazie. Allora, dicevo che vi ringrazio per il fatto di avermi posto questa domanda perché mi permette di dire a tutti quanti quanto avevo già detto anche a voi riguardo alla questione del concorso di violino. È una scelta, quella che l'amministrazione ha fatto, che anche a noi è particolarmente dispiaciuta e che abbiamo ponderato a lungo, ma è stata necessaria perché il concorso di violino ha pagato quest'anno lo scotto della riforma dei conservatori che ha portato a un riassetto dei corsi di studio, per cui non è stato facile per chi doveva realizzare il bando del concorso riuscire a tarare il bando stesso alla nuova struttura del conservatorio. Il risultato infatti è stata una mancanza di adesioni nei numeri che avevamo visto nelle precedenti edizioni. I concorrenti che si erano iscritti erano stati, adesso non ricordo esattamente il numero, ma decisamente esiguo, una decina o non di più, ecco, una decina. E quindi questa partecipazione esigua dei concorrenti non avrebbe assolutamente giustificato, a nostro parere, un impegno di spesa rilevante come quello per sostenere il concorso di violino. In un anno in cui peraltro c'era stato il concorso corale con tutta quella serie di manifestazioni, compresa l'edizione della messa ecumenica dedicata appunto a Efrem Casagrande. Quindi in questo caso, per rispondere alla sua seconda domanda sul meccanismo che si innesca con il DUP, visto che era presente il concorso di violino come punto programmatico nel 16 ed è scomparso ora, io credo che uno dei meccanismi sia per un amministratore anche quello del buon senso, e in questo caso il buon senso ha fatto sì che noi abbiamo, anche se con rammarico, rinunciato a questo tipo di manifestazione. Grazie. Grazie. Sì, chi deve rispondere, Assessore? Ma intervengo io, poi magari se le dottoresse qua vogliono integrare. Ecco, sì, come detto prima il consigliere Saracino, insomma sono argomenti, domande di dettaglio che magari può trovare, gli uffici sono a disposizione, perché come dico non siamo in sede di bilancio, siamo in sede di valutazione di carattere generale per macro aggregati, quindi non abbiamo neanche la documentazione disponibile. Insomma, ecco. Il consigliere Sant'Antonio si concentrava sul discorso della rinegoziazione dei contratti. Ecco, questo si sta facendo, si sono già ottenuti anche dei discreti risparmi. È stata modificata la composizione della struttura, il comune che si occupava di queste incombenze, perché è stata in pensione la persona che se ne occupava prima, è stata sostituita con un'altra, eccetera. Quindi anche qui una serie di cambiamenti, così insomma, e i risultati sono anche abbastanza positivi. E magari se vuole approfondire, insomma, la dottoressa Costallonga le può dare le informazioni che chiede.
Poi c'è stato il consigliere D'Arè e anche il consigliere De Bastiani sul discorso derivati, li metto assieme. Ecco, qui c'era stato un esposto alla Corte dei Conti, credo nella passata legislatura. La Corte dei Conti ci ha pensato su un po' e poi ha scritto il Comune di Vittorio Veneto, credo un mese fa, nel senso, vado a memoria, nel senso che chiedendo, diciamo così, alla luce dell'esposto che esponeva una certa situazione, cosa il Comune intende fare. Allora, noi non avevamo aspettato la Corte dei Conti, ma perché è un tema sul quale è bene che ci sia messo un punto una volta per tutte. Allora avevamo già iniziato l'anno scorso a fare qualche esplorazione per capire come muoverci. Abbiamo avuto dei contatti con varie strutture e aziende, professionisti che si occupano di queste cose, finché, come dire, approfondendo per capire qual era il percorso migliore per arrivare ad assegnare un incarico con una procedura che fosse di garanzia di trasparenza per tutti, vedendo cosa hanno fatto anche altri comuni su questa materia, abbiamo fatto una gara pubblica che si è conclusa pochi giorni, una settimana fa, 10 giorni fa, adesso così anche qui a memoria, che ha dato un certo risultato e ha prodotto un vincitore, e quindi adesso ci sarà l'analisi di tutti i contratti afferenti appunto ai derivati del Comune di Vittorio Veneto, derivati contratti di swap fondamentalmente, che sono ancora in essere, verranno analizzati sotto tutti i punti di vista per vedere la loro correttezza, legittimità e quant'altro, e poi questo professionista ci dirà, secondo lui, cosa si può fare, se ci sono le condizioni per così aprire un contenzioso di natura legale, oppure se non ci sono elementi di regolarità che consiglino questa via, di magari valutare la via del confronto bonario con l'istituto di credito per valutare magari una rinegoziazione del tasso di interesse, oppure magari anche la rinegoziazione e magari l'allungamento anche della durata, perché noi adesso dobbiamo restituire un bel po' di soldi dal 2016 al 2024, quindi in 8 anni, e questo in questo momento di difficoltà si fa sentire. Insomma, no? Il Comune ha beneficiato dal 2006 al 2016 per 10 anni e adesso in 8 deve restituire un bel po' di più di quello che ha preso, quindi è come dire, a volte le disgrazie non vengono mai sole, nel senso che al momento, alla congiuntura economica e i trasferimenti che ci sono in maniera, come dire, non sufficiente a mantenere il livello dei servizi che abbiamo, si somma anche il fatto che ci sono queste incombenze. Quindi chiudendo, diciamo, il tema si sta lavorando proprio in queste settimane per capire poi quale sarà l'esito di questo consulente. Poi ci sono il discorso del consigliere Botteon sui bandi, non so, potrebbe essere una cosa interessante, vediamo come si può tradurre in un punto da inserire, magari potrebbe già essere, se riusciamo, nella nota di aggiornamento, o se no andrà nel prossimo. Ecco, per quanto riguarda il personale da ricollocare non ho notizia, ma insomma mi pare che, come ha detto la dottoressa, sia stata chiusa la graduatoria, esaurita la graduatoria del personale in uscita dalle personale di area vasta, quindi province, e adesso teoricamente si può attingere ad altre situazioni. Quindi, però ovviamente rimane sempre il vincolo di bilancio, nel senso che tu sarebbe come io, anche io in teoria potrei comprare la Ferrari, ma manca la materia prima e quindi compro la Panda. Ecco, quindi sì, non possiamo fare concorsi, si va sempre per mobilità, attenzione. No, se un C è C e se è D è D. Sì, no. Quindi
ovviamente con queste, chiamiamole avvertenze, no? Nel senso che in teoria si può naturalmente è sempre il vincolo di bilancio che, ecco. Poi, mi pare 6.200 più IVA per i derivati. 5.000. Allora, l'importo esatto che si è aggiudicato per questa prima fase di analisi, di studio, sono 5.005 di importo, il quale va aggiunto l'IVA e, essendo uno studio legale associato che ha vinto, il 4%. Sì, è pubblicato, è lo studio legale. È pubblicato? Sì, studio legale Caldarini e Zamagni di Rimini. Sì, sì. È uno studio che comunque aveva un curriculum di grande esperienza in materia di... Ah, ok. Sì, sì. Ecco, poi il consigliere Fasan ha fatto una sua considerazione di natura politica che non riprendo. Ecco. Lui già l'anno scorso aveva, diciamo, equivocato l'oggetto sul quale fare le osservazioni, diciamo che lui aveva fatto una buona serie di osservazioni sul programma di mandato, che è un programma elettorale, non sul documento di mandato. Certo, certo. Il Presidente? Ma certamente. Allora, no, a parte gli scherzi, io credo che, no, per quanto riguarda poi ulteriori problematiche che dovessero emergere, gli uffici sono chiaramente a disposizione, nel senso che io invito i consiglieri, per qualsiasi dubbio o problema che dovessero, come dire, avere necessità di chiarimenti, si rivolgano tranquillamente agli uffici, possono magari prendere un appuntamento, non c'è nessun problema. Quindi a qualsiasi domanda viene risposto. Possono o contattano me o contattano l'ufficio direttamente, insomma, quindi da questo punto di vista grande trasparenza. Assessore Turchetto, prego. Sì, dunque ero stato richiesto di una precisazione sull'elettrificazione, a che punto siamo, no? Ma in realtà adesso i contatti sono in corso e per avere notizie dirette anche da RFI che dovrà fare i lavori, e quindi si sta definendo un incontro tra il sindaco e i responsabili appunto di RFI. Al di là di questo abbiamo le notizie che ci sono date dalla stampa e quelle che abbiamo avuto in via diretta dal vice ministro Nencini quando è venuto a Vittorio Veneto, oltre a quelle che già avevamo in precedenza e che ci aveva detto il ministro Del Rio, sempre intervenuto qui a Vittorio Veneto, che quindi diciamo risulta finanziato e tratto da Conegliano a Vittorio Veneto per quanto riguarda l'elettrificazione, e che l'arco temporale nel quale dureranno i lavori di realizzazione di questa infrastruttura andrà dal prossimo anno fino al 2020. Questo è quello, le informazioni che disponiamo in questo momento. Ecco, per quanto riguarda invece l'Assauro, che era stata fatta una domanda sull'Assauro, adesso anche l'altro punto si era detto che era uscito, in realtà nella nota di aggiornamento già non c'era, per cui quindi nel DUP aggiornato dell'anno scorso già non c'era, quindi era già uscito ma ancora in precedenza, insomma, perché lì abbiamo partecipato ad un bando regionale ma non siamo arrivati in graduatoria in una posizione tale da acquisire un finanziamento. Ecco. Per quanto riguarda l'Assauro, l'argomento era stato già trattato dalla quarta commissione consigliare e in quell'occasione è stato detto che appunto, tra l'altro eravamo ben prima dei fatti di Amatrice, del terremoto di Amatrice, e era stato detto che appunto questa amministrazione aveva scelto
via prioritaria, poi tutto è aperto ovviamente anche ad altre decisioni, però in via prioritaria si era scelto di investire sulla sicurezza dei fabbricati scolastici esistenti. Questo era l'obiettivo primario che si era data appunto la nostra amministrazione, e quanto ho detto in precedenza rispondendo alla interrogazione del consigliere Fasan testimonia insomma di questo percorso che abbiamo iniziato. Ecco, dalle analisi fatte in commissione è emerso chiaramente che c'è una popolazione scolastica che è in calo, anche relativamente al plesso di San Giacomo stesso, sì, esatto, quindi c'è già un surplus di aule, diciamo, già nella situazione attuale. E questo ci convince ancora di più, ci conforta ancora di più nella determinazione iniziale, che era quello di investire, se c'è un budget da investire sull'edilizia scolastica, è bene investirlo sulla messa in sicurezza delle scuole esistenti. Grazie. Grazie Assessore. Prego. Assessore Napoli. Sì, una cosa breve, poi passo la parola qui alle dottoresse. No, il consigliere Sant'Antonio prima mi aveva chiesto anche il discorso Immutasi, se c'era stato il ristoro, no? Sì, c'è stato, ma sì, diciamo compensa per fortuna, perché sennò avremmo avuto qualche buchetto da coprire. No, non vorrei che ci fosse un equivoco, nel senso che parlava di trasferimenti rispetto ai mancati aumenti in Mutasi o rispetto alle esenzioni che ha fatto il governo? L'esenzione della prima casa. Basta. L'esenzione prima casa, no? Sì. Rispetto agli aumenti? Sì, esatto. Ecco, no, dopo c'era il consigliere De Bastiani che chiedeva lumi, diciamo così, sulle modalità con le quali andiamo ad approvare o a modificare questo documento. Ecco, questo documento noi avevamo valutato per evitare diciamo complicazioni in sede di votazioni, perché se ci sono la presentazione di documenti o di altre valutazioni che comunque non esauriscono la possibilità di proporre cambiamenti, la proposta che noi come Giunta ci sentiamo di fare è quella di portare all'approvazione il documento così come sta, per rendere le cose più semplici, e le proposte di integrazione, di modifica e di variazione vengono presentate come è stato fatto anche l'anno scorso, e poi vengono considerate per l'aggiornamento del DUP in sede di aggiornamento appunto a fine anno con la documentazione relativa al bilancio. Questa mi sembra una proposta che sia forse la più, come dire, praticabile e così operativamente più giusta in questo momento, insomma. Ma esiste possibilità di mozione d'ordine Mozione d'ordine non lo so. Dottoressa Costalonga? Il Vassore. Sì, che aveva chiesto il consigliere Posocco. Allora, il fondo di riserva è una posta che c'è sempre stata, solo che con questo bilancio e dai principi del bilancio armonizzato trova una specifica missione, quindi una specifica collocazione. Prima faceva parte invece della missione affari istituzionali. Il fondo svalutazione crediti invece è una posta nuova, obbligatoria, tra l'altro il cui calcolo è dettato dai principi contabili, che serve proprio per accantonare una parte di spesa per vincolarla in questo fondo per mancato introito di entrate. Cioè ha praticamente la natura che ha il fondo svalutazione crediti per le aziende, e quindi vi è un elenco delle varie entrate che potrebbero non essere riscosse.
alcune solamente perché tipo negli 8 milioni se ci sono dei trasferimenti regionali, statali, quelli non si svincolano perché si danno per incassati al 100%. Ci sono invece altre entrate che hanno delle percentuali di non riscosso, quindi di non incasso, graduate in base ai principi e che devono essere svalutate, quindi che devono essere la cui non vi può essere la spesa corrispondente a quell'entrata e quindi vincolata in un fondo che è questo fondo svalutazione crediti. Sì, al consigliere Saracino, come diceva prima l'assessore Napol, la riduzione dei servizi sociali, in questo caso, dopo al limite in sede di bilancio lo vedrete meglio, sono stati ridotti tutta una serie di trasferimenti nei quali noi sostanzialmente facevamo solo da tramite, perché arrivavano dalla regione, noi non avevamo nessuna capacità di decisione, dovevamo semplicemente erogarli. In alcuni casi sono stati eliminati e quindi ovviamente ci manca l'entrata e corrispondentemente anche l'uscita. In alcuni casi sono venuti meno delle spese che per noi sono obbligate perché alcuni minori sono stati adottati, ad esempio. Sapete benissimo che il mantenimento di un minore in struttura viene circa 90 euro al giorno, per cui capite benissimo che l'adozione di un minore comporta un cambiamento nelle spese rilevante, anche quando appunto avviene il decesso di un anziano che è collocato in struttura e che, non essendo in grado di provvedere integralmente al proprio mantenimento, viene meno ovviamente la spesa. Magari entra in struttura una persona che è in grado di provvedere parzialmente e quindi la copertura è minore, o magari una persona che non ha alcuna necessità. Ad esempio un'altra modifica è stata relativa al bando per i centri antiviolenza che la Regione Veneto, noi avevamo partecipato nel 2014, abbiamo aperto il centro antiviolenza nel 2015, il bando successivo per la Regione Veneto è stato indetto solo ed esclusivamente per i centri antiviolenza che erano aperti da almeno 2 anni, per cui ovviamente non vi abbiamo potuto partecipare. Il nuovo bando al quale parteciperemo ha modificato nuovamente i criteri, per cui riusciamo appunto a partecipare. Tra l'altro ha modificato anche i criteri di assegnazione degli importi, che non arriveranno più in base al progetto presentato, ma in base al numero di utenti dell'anno precedente. Per noi ovviamente vuol dire avere metà anno solo, perché è l'anno 2015, ad esempio. In questo senso la questione relativa alla partecipazione ai bandi diventa, a mio avviso, un pochino complessa alla luce di quello che vi ho appena detto, indicare a quali bandi si parteciperà, perché non sapendo ovviamente quali sono i bandi attivati o non attivati è impossibile indicarli. A mio avviso si può indicare quelli ai quali si è partecipato, ma non quelli ai quali si può partecipare, perché non lo posso sapere. Ad esempio è notizia di qualche settimana fa, pare che il bando del servizio civile nazionale verrà raddoppiato, non ci sarà solo a ottobre ma ci sarà forse anche a dicembre, però non si sa ancora. Per quanto riguarda la rete sul territorio degli anziani, non è data necessariamente solo dalla presenza di un servizio fisico nel territorio, ma esistono tutta una serie di servizi, e li trova anche a pagina 195, che riguardano la possibilità per gli anziani di rimanere al proprio domicilio, evitando la istituzionalizzazione in strutture, come l'assistenza domiciliare, i pasti caldi ad esempio. E per quanto riguarda i richiedenti asilo, come diceva prima il sindaco, ma ne abbiamo già parlato più volte, e l'ha citato anche lei, la competenza della prefettura, al riguardo una delle, per non dire l'unica cosa che si poteva fare, era la stesura di un protocollo sull'attività di volontariato, stesura che è stata fatta ovviamente già l'anno scorso, prima in provincia, prima ancora della prefettura, quindi ovviamente non può riessere, e non avrebbe avuto nessun senso riproporla nel DUP relativo agli anni prossimi, visto che c'è già.
E anzi le ricordo e approfitto e la ringrazio di averci ricordato nuovamente questa cosa, perché è da giugno che l'aspetto per il progetto relativo all'associazione di cui lei è referente. Lo hanno già detto in più occasioni, se lei non viene neanche a proporli è un po' difficile che verifichi questa cosa. Consigliere, io la sto aspettando ai servizi sociali da giugno. Sindaco Tonon. Sì, grazie, Prego. solo una risposta. Guardi, evidentemente chi le ha scritto il discorso non ha letto il DUP, legga a pagina 185 e lo trova. Allora, terminate le risposte, secondo giro di interventi, consigliere Saracino, a lei la parola. Allora, sul discorso dei derivati, vorrei ricordare che mi pare che già dall'anno scorso delle ditte avrebbero fatto una valutazione gratuita, adesso andiamo a pagare, già qua ho qualche dubbio. Dopodiché, sempre in un consiglio comunale negli anni passati era già stato detto che c'erano dei costi occulti, tutto a verbale, basta andare a rileggerli. Inoltre, sempre sui derivati ci sono anche, vedrete gli accessi degli atti che ho fatto, vedrete che una serie di documentazioni sono mancanti e le sentenze del TAR su questi documenti mancanti hanno dato ragione ai comuni che hanno fatto ricorso. Quindi io auspico che questa ditta dia un buon parere a fare un ricorso contro il derivato. Sono un po' scettico perché abbiamo aspettato così tanto per attivarci. Ringrazio anche la Corte dei Conti che ha un po' punzecchiato. Dopo, dal punto di vista politico, vedo a pagina 45 Piazza Meschio, sempre tramite la stampa sembrava dovesse partire il cantiere in modo imminente, tutto subito. Siamo a ottobre, ancora tutto è fermo, e per il resto, non potendo fare domande tecniche, non ho altro. Grazie. Grazie, consigliere. Volevo chiudere la cosa dei derivati, perché la ditta a cui lei fa riferimento, che avrebbe fatto l'analisi gratuitamente, ha partecipato anche lei alla gara. Se avesse messo 0 gratuitamente avrebbe vinto, e quindi non ha messo 0. E quindi il discorso del gratuitamente, sai, se io ti prometto che ti vendo una Ferrari gratis, se sei magari in un certo posto stai attento, perché magari ti trovi l'elastico al posto del motore. Ma mi dava una consulenza gratuita gli anni scorsi, sono anche passati in comune. No, non no. può dir di no. No, non è vero? No, lo dica a mezzo stampa, così magari anche questa ditta. Ci sono state semplicemente delle parole verbali, poi Ci sono delle email che le ditte richiedono dei determinati documenti, tutto protocollato. richiedono documenti. E il comune non ne ha mai basta. dati. Ecco. Vabbè, se il comune non dà i documenti. Ma guardi, c'è stata la gara, quello è il momento della verità, il resto sono chiacchiere. Ma cosa? La gara è una gara, allora uno se vuole fare il servizio gratis, mette 0 e lo fa gratis, ok? E vince. Sì, se il bando... E vabbè. vince. Sì, il bando prevede 0, È prevista da Parco Sì, no, ma il bando... Sì. Ma tecnicamente bisogna vedere come è stato scritto il bando. Come è stato scritto tecnicamente il bando. Vabbè, approfondiremo questo discorso con interpellanze. Grazie. No, Allora, non vedo altri interventi, quindi sì. Appunto, la ditta avrà fatto... consigliere Posocco. Sì, allora, quando parleremo di bilancio, a questo punto, cortesemente, se la Giunta o chi o i tecnici mi rispondono al discorso della tassa di soggiorno e delle presenze dei turisti nel Vittoriese, il discorso dei 2 milioni di euro di alienazioni previste per il 2017 che mi interessano, e un'altra considerazione, altre 2 considerazioni che mi sono venute in mente: la liquidità del comune che è scesa da 2 milioni e mezzo a 950 mila euro circa, la motivazione tecnica, e il discorso che ho visto l'anno scorso, mi piacerebbe, e qua viene in bilancio senz'altro perché non mi potete rispondere, il discorso delle contravvenzioni.
Nel 2015, se ricordo bene, o non so se ricordo male, a fronte di 230.000 euro di contravvenzioni, erano stati incassati 157.000 euro di contravvenzioni. So che il comune paga una società esterna, da Rimini o a quelle parti lì, non mi ricordo, a cui mi sembra con una spesa di circa 40.000 euro. Quindi non vorrei che paghiamo qualcuno per riscuotere le contravvenzioni. Già ne abbiamo riscosse meno di quello che era previsto, poi ci mettiamo sopra anche i 40.000 euro circa di questa società, quindi di 230.000 teoricamente che dovremmo incassare, andiamo a incassare 100.000 neanche. Quindi questa è una domanda che vi segno sempre in bilancio, cioè anche se non è corretto dire che l'incarico della ditta, però anche questo mi interessa un attimo capire, e già vi anticipo per quando discuteremo il bilancio questa osservazione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio. Sì, anche Prego. qua qualche pillola a livello qualitativo, perché visto l'orario che sforiamo sempre diventa difficile poi anche ragionare. Allora, vorrei riprendere il discorso sul PAT, perché secondo me c'è da accelerare questo tipo di azione, cioè qua invito la Giunta, l'amministrazione ad accelerare quello che ha promesso e che è scritto. Una città moderna deve avere un PAT. Da questo punto di vista io direi anche, l'avevo già detto a suo tempo nella discussione del DUP precedente, che una città moderna deve avere un piano strategico di infrastrutturazione, ovvero pianificare in ambito quinquennale. Qua dobbiamo imparare dalle regioni trentine, voi poi siete esperti di piani quinquennali, dove si pianificano le reti del gas, le reti telematiche, le reti di pubblica illuminazione e così via. Dovremmo un po' pensare anche al futuro in questi termini qua. Un'osservazione sul fatto di ristrutturare. Non è detto che ristrutturare sia meglio che costruire nuovo, anzi, nel caso specifico della scuola di Carpesica, ancora sì, perché le scuole, mi meraviglio anche che certi ragionamenti vengano fatti da giovani ingegneri che dovrebbero guardare alla costruzione delle case in ottica moderna, come fanno in Trentino, come fanno al 90% in Europa, e invece qua si continui a utilizzare la malta e la cazzuola. Allora, la scuola di Carpesica andava rasa al suolo e rifatta con tecnologie innovative. Il costo era di poco superiore e la progettazione aveva costi certi, cosa che in questo momento non avrà. C'era una progettazione di tipo innovativo e per lo scopo adeguato per i giovani, per i bambini, e si poteva partire con una progettazione da zero. Questi punti vanno ovviamente ripetuti, perché continuare ad insistere a dire che nel piano programmatico qualcuno prediligeva la ristrutturazione non mi sembra, voglio dire, corretto. Relativamente all'ambito della cultura, io farei qualche riflessione sulla riprogettazione della musealità a Vittorio Veneto, quindi la riprenderei nel piano strategico, perché secondo me bisogna riorganizzarlo. Poi volevo chiedere se si sono fatte alcune pensate relativamente alla riduzione delle tasse per quanto riguarda le aree commerciali dismesse, perché questa poteva essere una buona idea dal mio punto di vista. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. La parola al consigliere Darè. Prego. Allora, vedo sul passaggio per quanto riguarda il traforo, dopo aver espresso parere favorevole alla progettazione e realizzazione del secondo stralcio della statale 51 di Alemagna da Rindola all'ospedale, ed aver indicato ad ANAS che l'attestazione su via del Carso è ritenuta la soluzione più idonea per collegare la nuova infrastruttura al centro della città,
dovranno essere perseguite tutte le iniziative necessarie in collaborazione con ANAS, Regione del Veneto e altri enti coinvolti per corso degli adempimenti necessari. Quindi vuol dire che il vecchio tracciato, il tracciato che è andato in gara e appaltato naturalmente con vari ricorsi fatti dalle ditte che erano arrivate seconde, non viene più fatto da come si deduce da questo documento. Cioè, non lo fate più, cioè voi vi fermate su Via del Carso, così leggo io, cioè, se c'è qualcosa di alternativo me lo dite, se è possibile. Guardi che non so se lei era assente, ne abbiamo parlato in consiglio e anche discusso. Come c'è un appalto in essere, Lo so. allora se voi non lo fate più... Noi non No, siamo no, l'ANAS. noi, Ma scusi, ma ho l'impressione che lei confonda i Ma ruoli. Il comune fa il comune, l'ANAS no, ma fa lei, l'ANAS. l'hai scritto, L'ente ma è appal- scritto qua, Ma è l'ente- scritto, scusi sindaco, è scritto qua Sì, è scritto che voi che attestate l'uscita in via del C'è Carso. scritto che l'ente appaltante è il comune o l'ente appaltante è l'ANAS? No, ma siccome l'ANAS ha fatto un appalto dove si arriva anche dall'altra parte, questa è una novità, se mi permette, allora, rispetto alla gara di appalto, o no? Io le ho fatto una domanda, le ho chiesto, vi fermate in via del Carso o la fate tutta? Se mi dite di sì o di no, punto. che è l'ente appaltante. Di attestarsi su Via del Carso, cioè l'amministrazione ha indicato, punto. E abbiamo discusso in quest'aula. Attenzione. È chiaro che se ci sarà, credo, qualche organismo superiore, non so se c'è l'audio. Sì, non so se ci sia senz'altro qualche organismo superiore che si pronuncerà su questo, sulla possibilità di uscita, mi pare la sovrintendenza o qualcun altro. Di conseguenza bisognerà che qualcuno parli con ANAS per una revisione del contratto iniziale, il quale senz'altro comporterà una spesa inferiore di 8-10 milioni di euro da lì a via Virgilio e un risparmio significativo e forte di territorio. Punto. Quindi oggi l'amministrazione è stato allora lei mi ha già indicato spiegato che ci sono anche dei risparmi, quindi senz'altro ci sono dei risparmi, allora, guardi, io ma questo farò non è solo che una occorre cosa, che lo farò spieghi io. un accesso agli atti in maniera dettagliata per capire e per cosa voi volete fare o cosa questa amministrazione ha intenzione di fare, appunto. È scritto. No, è scritto che farò un accesso agli atti presso gli enti competenti per capire cosa avete intenzione di fare, atti sono perché qua, mi pare che non si, cioè qua dite un'altra cosa. È stata un'indicazione, non so. Dice esattamente quello che ha detto l'assessore Costa. Cioè è stata un'indicazione di un'uscita lì. Dopo gli atti conseguenti bisogna vedere se questa strada è perseguibile e può essere attuata, viene autorizzata immagino dalla sovrintendenza, prima cosa. Seconda cosa, ANAS andrà a contrattare con la ditta che ha vinto l'appalto a cui lei faceva riferimento e che cosa concluderanno tra di loro. Certo non è il sindaco che va a negoziare con l'impresa Sant'Augusta o con l'ANAS. Quindi il ruolo nostro è di aver dato quella indicazione, un'indicazione che viene anche a costare, cioè comporta, ritengo, un risparmio, mi hanno detto i tecnici, sugli 8-10 milioni di euro, prima cosa. E seconda cosa, un risparmio di territorio significativo, molto significativo.
scusate, una cosa tecnica. Allora, consigliere Fasan, a lei la parola. Grazie Presidente. A mio parere ci sono due possibilità su quello che abbiamo detto. Questo è il secondo. Sulle indicazioni che mi erano sfuggite, chiedo scusa per questo, ma ho appena detto che non amo particolarmente questo testo sono 145 pagine, mi era sfuggito il trafiletto che sicuramente non rende grazia all'importanza del progetto di Sant'Augusto. A mio parere ci sono due possibilità: o l'ANAS disattende l'amministrazione o si blocca il progetto, perché c'è un bando, c'è un'assegnazione dei lavori. Adesso non so qual che sia la volontà dell'amministrazione, però a mio parere dico questo. Speriamo che abbia torto. Continuo la mia... C'è anche un trafiletto sugli immigrati che lei chiama clandestini. Io richiamo come sono... Ma mi ha risposto convenientemente. Consigliere, prego. Consigliere Fasan, prego. No, va bene, dai. Pure del progetto Serravalle Nord e del suo proseguo non c'è traccia. In commissione mia domanda su che fine abbiano fatto i finanziamenti e bilancio per la conclusione del progetto già finanziati da Comune e Provincia, l'assessore di riferimento mi ha confermato che l'opera era già stata conclusa e rendicontata. Credo che l'assessore non sia ben informato. D'altra parte la cosa è comprensibile vista la somma dei referati che gli competono. A questo punto chiedo solo per quale ragione l'amministrazione ha costruito una nuova cabina di distribuzione Enel in sua proprietà se non ha più l'obiettivo di abbattere la vecchia cabina. Ma ci sono anche i soldi però. Ma hai detto che è già finito il rendicontato? Va bene. No, abbiamo fatto un progetto Andiamo unico. per ordine. Stiamo aspettando che l'Enel faccia il collegamento là, Bruno Fasan. Hai capito? Tu hai detto un'altra C'è cosa. una conseguenza No, fra le due cose. Andiamo per ordine, finisce l'intervento, poi rispondiamo. Prego. Va bene. No, ti lascio stare perché te lo farò sul bilancio questa domanda qua. Allora io chiedo, pagina 110, è una domanda che te l'ho fatta 10 volte e non mi hai risposto. I soldi di Savano dovevano finire, però te la farò sul bilancio. A pagina 110 ci sono entrate in conto capitale, mi incuriosisce i contributi agli investimenti. Si passano dai 3.962.000 del 2016 a 1.002.900 euro del 2017. A cosa si riferiscono? Ci sono 3 milioni di meno. Cioè non arriva? Non so, ho domandato perché lì Tutti gli anni. ora arriverà? Certo, È già arrivato? Noi confidiamo che arrivi. Sto facendo delle domande perché Però da scusate 4 un milioni si attimo, passa a allora consigliere Fasan finisce le domande, poi facciamo il giro di risposte come al solito, se no Va bene, la perdiamo ringrazio. l'ordine. Entrate in conto capitale del trend storico e programmazione, contributi agli investimenti si passa da 1.040.000 del 2015 ai 3 milioni, sempre quelli, 3 milioni del 2016 a 1 milione del 2017. Cosa sono questi scostamenti di entrate? E il contributo, mi dici? Bene. Sport e tempo libero si passa da 462.000 euro nel 2017 a pagina 119. Sport e tempo libero. Ecco, questo potrebbe essere un ambito di finanziamento di quello che abbiamo discusso nel precedente punto. No, segretario? Potrebbe essere. Potrebbe. Ci sono un sacco di soldi. Si passa da 462.000 Ancora un minuto, consigliere. le ringrazio, Scarso, è sufficiente.
a 1.463.000 del 2018 a 1.363.000 del 2019, mentre nel precedente DUP si passa dai 640.000 del 2016 a 1.415.000 del 2017 a 415.000 del 2018. Qui ci sono cifre che non collimano. Manca 1 milione. Pagina? Pagina 119. Vabbè. Accelerato però. Inoltre, viabilità e infrastrutture stradali. Consigliere, sono 6 minuti, Basta. lo dico sinceramente. Tanto è come un muro di gomma. Sì. È una cosa che poteva interessare a tutti, perché queste discrepanze di finanziamenti di 1 milione da No, ma dopo qualcuno le risponderà sicuramente. Sì, ma volevo... Consigliere Botteon, prego. Bene, allora, innanzitutto vorrei fare i complimenti al consigliere Darè, perché ha il potere di far scardinare le regole di questo Consiglio Comunale. Cioè tutti quanti i poveri cristi consiglieri comunali fanno l'intervento, aspettano il loro giro. Parla Darè, salta tutto. Non dico, faccio i complimenti, perché lei ha fatto una domanda, si è fermato e tutti che sono corsi a risponderla perché bisogna rispondere. No, non si fa così. E chiedo al consigliere, chiedo alla giunta, chiedo al presidente del Consiglio Comunale, fa le domande al consigliere Darè, aspetta le risposte come tutti gli altri, non è perché è l'ex sindaco, non è che bisogna stendere i veli perché no, ha fatto bene, però il problema è che lei deve porre interrogativi e aspettare le risposte, così come facciamo noi tutti quanti. Infatti mi sono arrabbiato con chi adesso? No, si è arrabbiato con me. No, Quindi Botteon, vi prego, tenete lo stesso comportamento con tutti, perché è successo mai più volte in questo Consiglio Comunale, ma ogni volta succede che ogni tanto saltano le regole, abbiamo momenti di anarchia nella gestione del Consiglio Comunale. Bene, detto questo, allora anch'io volevo, mi ha anticipato il consigliere Fasan sull'importo per sport e tempo libero, e quindi mi associo, se l'assessore di comparto magari mi ascolta. Come dicevo prima... No, vedi che non ha capito, mi dispiace. Assessore, lei non interviene dopo. Grazie. E se no veramente si parla col muro, almeno il muro mi risponde, sta zitto e mi ascolta. Allora, sì, quindi anch'io chiedo come il consigliere Fasan lumi su quella voce effettivamente sport e tempo libero. In particolare mi interessa, come lei ben sa, se è cambiato qualcosa sulle nuovi impianti sportivi. Come sa, ci sono delle richieste importanti, motivate, ci sono anche dei programmi elettorali. Prima mi ha un po' imbarazzato il passaggio sui programmi elettorali che vengono scritti, però poi non si riconoscono, e invece credo che vadano riconosciuti, e poi gli elettori votano sulla base di quanto si è seguito il programma elettorale. E quindi nel nostro programma di mandato, nel nostro programma elettorale, vi era l'interesse per impianti sportivi, in particolare del rugby. Volevo sapere se ci sono novità in merito, anche perché so che l'assessore si è mosso su questo tema, quindi volevo essere informato. Infine volevo notare anche come siccome sulle missioni sono specificate le forme di finanziamento, non vi è nessuna missione dove vi è la voce Unione Europea, e anche qui volevo un po' sapere se siamo attivi su questo fronte, se stiamo cercando, se stiamo seguendo dei bandi europei in modo da poter finanziare alcuni dei nostri progetti, delle nostre missioni. Grazie. Grazie. Bene. È finito il secondo giro di interventi. Consigliere Carnelos, in extremis, prego. Sì, un po' mi sono annoiato in questo dibattito, perché di solito
non mi appassionano i documenti programmatici, nel senso che anche il DUF fatto benissimo, dice molte cose. Io sono molto più concreto, cioè credo che tutti i discorsi e molti dei discorsi di stasera è molto più opportuno farli di fronte al bilancio. È vero, la nuova normativa ha separato il DUP dal bilancio, ma tutto sommato, mutatis mutandis, non è altro che la vecchia relazione programmatica, che era un allegato e di accompagnamento, in cui, sì, prima si è parlato di giovani di primo pelo, io sono un rudere, un rottamando ante litteram, e vi dico una cosa, la relazione programmatica si faceva così, il succo era il bilancio, tant'è vero che su molte domande, siccome la carta si lascia scrivere giustamente, gli assessori e l'amministrazione ha detto c'è la possibilità di spiegazione puntuale, concreta sul bilancio, e lì davvero, diciamo, ci potremmo scontrare, fare quei capponi di Renzo, diese di qua, diese di là. Fra l'altro lì gli emendamenti hanno un qualcosa di corposo e di ragioneristicamente valutabile, proprio perché qui anche certe domande legittime e giuste che qualcuno ha fatto, cioè, mi viene in mente quella della tassa di soggiorno, è indubbia una fotografia in progress, probabilmente quando avremo la chiusura del bilancio sapremo se ne abbiamo prese 45, 47, 52 o 62, è chiaro che qui nella relazione programmatica è una stima prudenziale, si dice, si spera quantomeno di prendere come si è preso in passato, poi ci sarà la felice sorpresa, si spera, che se no di più. E quindi lì, fra l'altro, mentre adesso il discorso del consigliere Posocco è come si può dire, accademico e di curiosità, poi sarà veramente puntuale, per cui se invece di 45 saranno 22, allora si dice dov'è tutta questa gente che doveva venire a Vittorio. Se da 45 passano a 52, ecco che allora si dice benissimo, avevamo proprio perché matematicamente si possono fare i conti e quindi quello sarà il dato. Indubbio anche che se sulla pubblicità, scusate, sulla tassa di soggiorno viene fuori 100.000 euro, ecco che, parlando della mozione di prima, può darsi che giustamente, visto che l'abbiamo approvata all'unanimità, chissà che di quei 100, 20, 25, l'amministrazione li metta su quel capitolo. Così guardare su una relazione programmatica e agganciarsi al traforo, che è un'opera nella quale noi non spendiamo una lira, è indubbio che è carta che si fa scrivere. Qui si possono fare tutte le lucubrazioni possibili e immaginabili. È indubbio che il comune ha dato un'indicazione, fra l'altro con atti pubblici, mica nelle segrete stanze. È stato questo consiglio comunale, la maggioranza di questo consiglio comunale mi pare. E quindi ovvio che quella è la posizione del comune. È indubbio che da un punto di vista di altri atti c'è un appalto per un certo importo, per una certa opera, ed è chiaro che se le indicazioni dell'amministrazione verranno adottate, troverà il modo, l'ANAS, che è quella che lo fa, quello che lo paga, di adeguarsi. Se si vuol dire a me piace più quello, più quell'altro, vabbè, questo è il gioco fra una maggioranza, una posizione, fra una vecchia idea e una nuova idea, opinabili tutte, legittime tutte,
e sul punto chi vivrà vedrà dove va fuori. Fra l'altro diamo anche così, siccome ci sono i giornali che si divertono su queste cose, si può dire tutto e il contrario di tutti hanno ragione. Quel che conta è le carte. Sono delle carte del comune, certo che non lo approviamo noi il progetto, certo che non lo paghiamo noi il progetto, lo fa l'ANAS e si vedrà. È indubbio, se ci sono carte ufficiali diverse rispetto a quello che è il progetto approvato, l'accesso agli atti si farà e si vedrà cosa l'ANAS nel frattempo ha fatto. Ultima osservazione. Talvolta noi guardiamo alle parole e alle carte e non alla sostanza. Questo purtroppo, guardate, è un male italico. Fra l'altro un tempo ci... Consigliere, il tempo. Ci scagliavamo contro la burocrazia romana, oggi contro la burocrazia di Bruxelles, un'altra volta con la burocrazia di Venezia, e sapete perché lo facciamo? Perché la politica è diventata debolissima, la politica è diventata ancillare rispetto alla tecnocrazia, la politica ha perso l'autorevolezza e il burocrate di turno dice: ah no, un tempo l'autorevolezza della politica faceva sì che il funzionario di turno sapeva e si fidava di qual era l'indicazione della politica. Oggi non è più così. E scusatemi questa riflessione che faccio a quest'ora tarda, la faccio perché ai miei colleghi vorrei davvero che fossimo noi alla riscossa della politica. Basta. Grazie. Ma hai visto che ne ho fatto uno solo? Grazie. Ne ho fatto uno solo intervento. Apposta. E questo chi è che lo propone? Ho finito. Allora, rispondere a Adriano Botteon. Prego. Sul discorso di fondi europei, noi abbiamo in giunta, credo il 27 di settembre, approvato una convenzione con una società dell'ANCI Veneto che si occupa specificatamente di interventi con i fondi europei. Questo per colmare un deficit presente nell'amministrazione nostra, ma anche in quasi tutte le altre, perché rispetto ai fondi europei c'è una carenza di conoscenze e di capacità di interagire in maniera produttiva. Quindi abbiamo attivato questa convenzione e adesso speriamo che con i tempi necessari per la maturazione delle necessarie competenze si producano anche dei risultati positivi. Quanto poi alle tabelline che venivano, sulle quali si chiedevano così dei chiarimenti qui per la questione dello sport, anche lì probabilmente si sommano spese correnti e spese di investimento in conto capitale che sono opere pubbliche, però siccome la voce è quella, concorrono. Per quello dicevo che il DUP è un documento che va visto in maniera diversa rispetto al bilancio, per cui fare osservazioni che sono, diciamo così, tra virgolette tipo bilancio su un documento che non lo è, si generano un po' di confusioni. Per questo magari suggerisco che se avete dei dubbi magari anche nelle prossime settimane, guardando il documento, magari potete tranquillamente venire in ufficio e chiedere il chiarimento, insomma, ecco. Tutto qua. Grazie. Allora, sono finiti gli interventi. C'è un emendamento proposto dal consigliere De Bastiani che a pagina 160
in alto, dopo la parola musica, aggiungerebbe e il concorso nazionale di violino o manifestazioni che abbiano il medesimo oggetto. Mi dai, sai tu. Sì, esatto. La frase quindi completa sarebbe, dunque, obiettivo operativo 5.2.8. Organizzazione di eventi musicali di rilievo nazionale, quali il concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto ed altre attività di promozione della musica e il concorso nazionale di violino o manifestazioni che abbiano il medesimo oggetto. Questo è il testo emendato. Siccome questa è una piccolezza e come si può dire insignificante rispetto alla globalità del DUP, è possibile votare l'emendamento e poi votare l'intero provvedimento? Intendo fare esattamente così. Ecco, Sì, non c'è dubbio. Bisogna fare così. Ok. Allora, metto in votazione l'emendamento del consigliere De Bastiani di aggiungere, dopo la parola musica, e il concorso nazionale di violino o manifestazioni che abbiano il medesimo oggetto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, dovremmo essere in 16. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Manca solo il consigliere Maselli. Allora, l'emendamento è approvato. A questo punto le dichiarazioni di voto. Consigliere Darè in sostituzione di Fasan, prego. La dichiarazione di voto che è anche un po'... Un attimo. Ci sono altre... No, una risposta... Assessore Costa, prego. Sì, una risposta Prima veloce alla richiesta certo. sul campo, che prospettive ci sono per il rugby. La situazione delle strutture sportive le conosciamo tutti, come conosciamo anche la fame e l'esigenza di avere spazi per palestre e strutture sportive medesime. Le richieste sono molte, purtroppo non tutte possono essere accolte. Per quanto riguarda il rugby, mio pensiero è che il rugby è, diciamo, un corpo estraneo all'interno di una pista di atletica. C'è qualche idea a livello di giunta, come c'è anche un'idea, sempre collegandoci, adesso qua lo cito, ne deriva per conseguenza, sempre citando il discorso del traforo, cioè nel caso in cui l'indicazione data dal comune ad ANAS dovesse realizzarsi, cioè con l'uscita in via del Carso, ci sarebbe tutto quello spazio, quel terreno che è compreso tra il Meschio, Italcementi e sulla destra le scuole, tutto un terreno che è proprietà un po' della provincia, un po' del comune, e dopo c'è un po' di privato, che potrebbe essere utilizzato per strutture e impianti sportivi, in maniera tale di fare un unico campus, scuole, questi spazi e quelli sottostanti sono spazi collegati alla pista ciclabile, facilmente accessibili e anche abbastanza in centro, cioè facilmente raggiungibili. Lì potrebbe trovare benissimo collocazione il campo da rugby con le tribune o qualcos'altro, ma anche altri spazi per altre attività sportive. Ecco, questo in maniera tale da integrare proprio il campus scolastico con strutture sportive, insomma. Ok, grazie. Allora, consigliere Darè. No, volevo rispondere in dichiarazione di voto, visto che ho parlato credo un minuto in tutta la serata, rispondere
sia al consigliere Carneros ma anche al riferimento del traforo. Perché io cito la rotatoria in via Virgilio? Per un semplice motivo. Allora, noi siamo favorevoli, primo, ma siamo favorevoli all'intero progetto che è stato portato avanti, più la rotatoria, per il semplice motivo che se non si fa poi il secondo tratto che va all'ospedale, tutto il carico del traffico va tutto in via Virgilio. E questa è la mia considerazione che ho fatto prima e ribadisco adesso. Non è che siamo contrari all'uscita in via Virgilio, anzi, in via del Carso, scusami, in via del Carso, ma le due uscite sono complementari, perché se noi pensiamo che la realizzazione del secondo stralcio sia una cosa imminente, non sarà e non è così, lo sappiamo tutti, no, come sono le cose pubbliche. Allora, su questa considerazione io ho fatto la domanda prima e la risposta adesso. Noi siamo contrari al DUP, il nostro voto sarà negativo. Consigliere Saracino. Sì, senz'altro andrò negli uffici a chiedere le specifiche che stasera ho chiesto ma è stato risposto. I miei dubbi su questo DUP rimangono. Qua si chiede di fare più che altro un voto di fiducia. Io in questa giunta non ho fiducia, quindi voterò contro. Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. A questo punto, consigliere Dus, prego. Sì. Last but not least, il voto del gruppo di maggioranza sarà di sostegno a questa presentazione e quindi approvazione del DUP. Grazie. Allora, metto in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno, documento unico di programmazione DUP 2017-2019, naturalmente con l'emendamento del consigliere De Bastiani appena approvato e con la correzione che abbiamo fatto all'inizio a pagina 3 del DUP, seconda riga, approvati invece che aggiornati, e il completamento del dato atto che è la data della terza commissione 11/10/2016 e la correzione, esattamente, e la correzione dell'errore formale sulle farmacie. Quindi metto in votazione. Favorevoli? Contrari? 5 contrari, 11 favorevoli, gli scrutatori confermano. Astenuti? Chiedo scusa, astenuti? Nessun astenuto. Quindi 11 contrari, 11 favorevoli e 5 contrari. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato, 11 favorevoli, nessun astenuto, 5 contrari. L'assessore De Nardi mi chiede la parola prima della conclusione del Consiglio Comunale. Solo un secondo. Prego. Come forse avrete avuto occasione di notare, la fontana davanti al municipio è tinta di rosa, rimarrà per tutto il mese di ottobre, perché il mese di ottobre è tradizionalmente il mese della campagna di prevenzione del tumore al seno, e anche quest'anno il comune di Vittorio Veneto aderisce alla campagna, per cui insomma sembrava doveroso ricordare anche questa realtà che purtroppo tocca sempre più donne anche nei nostri territori, ma che fortunatamente la ricerca dà e ha dato una grande mano nella cura e nella soluzione in molti casi di questo problema. Grazie. Grazie Assessore, buonanotte a tutti, un saluto ai consiglieri, alla prossima Consiglio Comunale e al prossimo appuntamento del 24 ottobre in sala consigliare nel vecchio municipio per la commemorazione
municipio, vecchio municipio, vecchio, ex sala consigliare. Nella vecchia sala.